Nominiamo gli scrutatori, quindi per la maggioranza il consigliere Giorgio Culturato e il consigliere Diletta Marconcin, mentre per le minoranze il consigliere Ragana Maurizio. Segnalo che il consigliere Castelletto ha presentato un ordine del giorno che affronteremo quindi a fine consiglio. Parola al consigliere Loris Biseghi. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Volevo ringraziare il Sindaco che sull'asse finale prima del Consiglio Comunale mi ha dato dell'ulteriore documentazione. È giusto fare un passaggio perché è dall'8 febbraio che io chiedo una documentazione specifica che trattasi o della SCIA di prevenzione incendi o del certificato di prevenzione incendi, e oggi 8 aprile alle ore 19:50 non l'ho ancora avuta. Tengo a precisare che l'incarico sale ancora al 2014, a marzo della precedente amministrazione Retondini, perché si potesse procedere a dare alla biblioteca il certificato di prevenzione incendi. Qualsiasi attività, qualsiasi azienda che non ha il certificato di prevenzione incendi non risulta agibile. Quindi di fatto il privato dovrebbe chiudere battenti perché il luogo non è sicuro. Noi non solo abbiamo giustificato, noi gli assessori hanno firmato la delibera che hanno chiuso la biblioteca di Porto, Presidente, dicendo che mancava il certificato e quindi è stato trasferito in quella dei Fioroni perché l'altra non era sicura, e ad oggi non abbiamo il certificato di prevenzione incendi. In primis faccio presente che noi abbiamo mandato dei dipendenti a lavorare in un luogo non sicuro. Secondo, abbiamo i nostri cittadini che stanno accedendo a un luogo non sicuro. Io non solo l'8 di febbraio ho fatto la richiesta di interpellanza che non mi è stato risposto, ho fatto anche un accesso agli atti perché mi fossero dati, io ho anche supplicato perché mi fossero forniti. Qualche giorno fa mi hanno dato effettivamente la documentazione, ma non era completa, tanto più che è stata fatta la dichiarazione del tecnico, questo si chiama un tecnico specialista di prevenzione incendi, che praticamente non ha ancora fatto la SCIA, perché come si sa o si ha il certificato di prevenzione incendi o c'è un tecnico di prevenzione incendi il quale certifica. Bene, alla data odierna il sindaco mi ha fornito la documentazione che sono installate delle porte, ma le porte non è sufficiente perché la creazione delle porte è un qualcosa di incompleto che sancisse l'agibilità della prevenzione incendi, e a seguito di questo viene data l'agibilità comprensiva da parte del comune. Allora il sindaco nella precedente Consiglio Comunale ha dichiarato: adesso possiamo dire che tutti i lavori sono conclusi, virgola, sono terminati, virgola, quindi anche quelli antincendio, e quindi all'epoca non era vero. Mi danno la dichiarazione della corretta posa in opera che è l'8 di aprile, quindi all'epoca non è stata detta una verità. L'8 di aprile sono state installate le porte, ma chi mi dice che manca qualcos'altro? Che lo sancisce questo è la SIA dei vigili del fuoco di prevenzione incendi o il certificato. Quindi Presidente faccio presente questo, che noi abbiamo dei locali dove c'è accesso dei nostri dipendenti e del pubblico che di fatto non ha il certificato o SCIA. Sono state installate 2 porte correttamente e questo mi va benissimo, sono felice, l'8 di aprile, però non abbiamo il certificato, quindi per me quei locali ad oggi non sono agibili. 2 metri, 2 misure, mettendo a rischio quello che sono i nostri cittadini che accedono alla biblioteca e a rischio i nostri dipendenti. Grazie Presidente, era doveroso comunicare. Ma hai detto che ha detto le bugie il sindaco, come sempre, è sempre una bugia. Consigliere Ragana, consigliere Ragana, non ha è una bugiarda a livello amministrativo come sindaco, non come persona. Parola al sindaco Clara Schiappini. Volevo rispondere dopo quando c'è appunto un'interrogazione in merito, ma visto che qua si arrivano alle offese è chiaro che non offese, ma a queste dichiarazioni è chiaro che deve intervenire
Allora, il consigliere ha ricordato che era ancora dal 2014, quando c'era la precedente amministrazione, che durante un CDA presente il sindaco Retondini, la fondazione aveva dichiarato che non era in grado di gestire la biblioteca, e il sindaco Retondini allora giustamente ha fatto una cosa che condivido pienamente, ha dichiarato che l'amministrazione comunale se ne sarebbe occupata. Che cosa è successo? Che in questi mesi, di seguito poi, cosa è successo? Che questo è successo in gennaio, che c'è stata la dichiarazione, in maggio c'è stata la presa in carico della Fondazione Fioroni, poi è stata chiusa la biblioteca pubblica. Per quale motivo? Perché è venuta fuori una nuova normativa che richiedeva alcune certificazioni che non c'erano, e dopo lo spiegherò magari durante l'intervento che tipo di certificazioni chiedevano. Per fortuna quindi che avevamo il Fioroni, per cui Legnago non è rimasta senza biblioteca, ma ha potuto godere di una biblioteca. La Fondazione Fioroni si è fatta carico di fare tutte le verifiche di quello che c'era e che non c'era. L'ultima verifica, il tecnico si è accorto che le porte antincendio, quelle che danno sull'ascensore, va bene, che sono state installate 15-16 anni fa, quando è stato fatto gli interventi presso la Fondazione per mettere l'ascensore, va bene, ecco, non avevano la certificazione REI, mancava un'etichetta, però sono porte antincendio, quindi abbiamo considerato, allora immediatamente la Fondazione si è fatta carico di acquistarne di nuove, quindi spendendo anche dei soldi, impegnandosi anche con questa ulteriore cifra. Sono state installate, purtroppo sono porte che ci hanno messo 40 giorni per farle, però c'erano le vecchie porte antincendio messe 15 anni fa, mancava solamente, sono sempre normative nuove, mancava un'etichetta, per cui per questo problema sono state fatte. Quando io ho risposto ho detto che era tutto a posto, perché infatti tutte le analisi erano state fatte. Si è accorto che mancava questa etichetta ultimamente, quando appunto hanno dovuto fare la richiesta di nuove porte. Quindi la biblioteca Fioroni è completamente sicura, altrimenti non avremmo chiaramente tenuto aperto la biblioteca. Quindi io chiedo di non fare allarmismo nuovamente con i cittadini. La biblioteca è sicura, per fortuna che abbiamo quella, perché in attesa di aprire la nostra, che sarà nel 2017 probabilmente, e di avere le due biblioteche nei due quartieri, quindi in centro e nel quartiere di Casette, di Porto, scusate, per fortuna Legnago non ha dovuto rinunciare ad avere una biblioteca. Legnago, che è città degli studenti, con oltre 6.000 studenti, quindi non avere neanche una biblioteca sarebbe stato estremamente grave. Quindi il problema è stato risolto, non ci sono stati mai momenti di insicurezza da parte dei cittadini. Quando sono stati, l'abbiamo chiusa temporaneamente per fare quegli accertamenti che erano necessari. Possiamo quindi iniziare con consigliere Daniele dobbiamo fare l'appello perché è entrato dopo. Rifacciamo l'appello. Chiudiamo pure l'appello. Possiamo proseguire. Parola al consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, al di là il pluro del ritardo, però allora, certificato di prevenzione incendi è una cosa, adesso io per carità me ne intendo parecchio, visto che fa parte del mio lavoro,
è una cosa che o c'è o non c'è, cioè non è una cosa che può essere promessa tra un mese o tra 2 mesi. Se non c'è il certificato di prevenzione incendi, vuol dire che un tecnico non l'ha emesso, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il problema qual è? Che negli edifici pubblici ci deve essere il certificato di prevenzione incendi. Ripeto, se non c'è il certificato di prevenzione incendi vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che il fabbricato non è agibile. Punto. Cioè non c'è altro da aggiungere. Detto questo, io posso capire, cioè, per carità, capisco benissimo il sindaco i 60 giorni per l'ottenimento delle nuove porte, ma non è questo il sistema per risolvere un problema normativo ma anche funzionale di questo tipo. Per il semplice motivo che non è una questione di targhetta di una porta. La porta, se non ha la targhetta, vuol dire che non è a norma, vuol dire che non è REG 120, vuol dire che in caso di incendio non c'è la resistenza a fuoco per 120 minuti, come previsto dalla normativa vigente. Quindi il problema qual è? Che finché tutto va bene non c'è nessun tipo di problema. Nel caso però che malauguratamente, e nessuno se lo augura per carità, ci sia un incendio, quella porta lì non resiste, potrebbe non resistere 120 minuti. Questo è il significato oggettivo di questa questione. Quindi vuol dire c'è negligenza perché è stata comunque condotta male questa questione dal punto di vista tecnico, non politico, tecnico. Però dal punto di vista politico lei ha dichiarato un mese fa, forse più, adesso non mi ricordo, che non c'era problemi, che tutto era a norma. Quindi questo è un dato oggettivo abbastanza grave, perché è stata detta una cosa che in realtà non è così, e quindi vuol dire, appare palese il fatto che siamo di fronte a una questione abbastanza grave, perché attualmente la biblioteca Fioroni, che è l'unica biblioteca rimasta, non è a norma. Probabilmente tra 10 giorni arriveranno le porte, sarà a norma, ma per quanti mesi non è stata a norma? Appunto, ma ci sono già. Ad oggi non c'è il certificato di prevenzione incendi, quindi la corretta posa, scusate, adesso vabbè, cioè stiamo veramente rasettando proprio non so, cioè, il ragionamento qual è? Una porta, quando viene posata una porta REG 120, deve avere delle certificazioni da chi posa la porta e da chi fornisce la porta. Queste devono essere recepite dal tecnico che redige il certificato di prevenzione incendi, che una volta documentazione alla mano redige il certificato di prevenzione incendi. Funziona così, a meno che non sia cambiata oggi pomeriggio la normativa. Quindi questo è il ragionamento. Ad oggi il certificato di prevenzione incendi non c'è. Lei aveva detto 2 mesi fa che c'era, un mese fa che c'era, quindi ripeto, c'è un problema di negligenza tecnica, ma c'è anche un problema di negligenza politica, secondo me, perché lei ha detto una cosa che non era così. Quindi si prende le sue responsabilità, tra 2 giorni ci sarà il certificato di prevenzione incendi, non è successo niente fortunatamente e siamo tutti più sereni, però questo è successo. È giusto che i cittadini e gli neanchesi lo sappiano. Grazie. Va bene, possiamo quindi adesso proseguire. Ricordo che comunque queste dovrebbero essere dichiarazioni di inizio seduta, quindi adesso a riguardo della biblioteca Fioroni chiudiamo i discorsi. Parola al consigliere Castelletto, sono dichiarazioni di inizio seduta. Le mie dichiarazioni sono... No, non è quello che abbiamo iniziato a fare un dibattito, però non può continuare perché sono Allora, Presidente, le chiedo, sta limitando i diritti dei consiglieri comunali di opposizione. È una cosa ignobile. È un regolamento. Prego, parola. La risposta il sindaco, ma non potete. No, la mia richiesta adesso si rivolge a un problema che qua uno perché parla in maniera diversa rispetto a quello che prevede la maggioranza, è un'offesa qua, è offesa di lesa maestà questa. Allora, mezz'ora fa mi ha parlato di un problema che si sta verificando per le famiglie legnaghesi. Buoni pasto, certificazione per la denuncia dei redditi delle famiglie. Stiamo assistendo a procedure diverse in ogni istituto della stessa direzione didattica in questo comune. Non si capisce a carico di chi debba aspettare il rilascio di queste benedette certificazioni, se della CIR o del comune di Legnago, visto che sui buoni pasto, i buoni pasto portano un'indicazione comune di Legnago.
le procedure di verifica dei buoni pasto che vengono cambiate ogni anno. Si sta creando un grosso disagio per le famiglie dei bambini, ok? Abbiamo un assessore che comunica attraverso Facebook, fa onore perché vuol dire che abbiamo un assessore 2.0, ma i cittadini che non hanno Facebook come fanno ad aver conoscenza? Non è un dibattito. Non è un dibattito. Zitta. Stop. Il Presidente non interviene e nulla. Prego, continui, consigliere Castelletto. Questo è il problema che voglio sollevare, perché alla denuncia in redditi manca poco tempo e le famiglie sono tanto allarmate perché ad oggi, all'8 di aprile, non hanno ancora le dichiarazioni in mano. Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di inizio seduta possiamo proseguire con le interrogazioni, ordine del giorno e mozione da prima ora. Interrogazione del consigliere comunale signor Castelletto riguardante la gestione del servizio idrico integrato ed in particolare l'emergenza FAS. Prego, consigliere Castelletto. Allora, il sottoscritto è a richiedere chiarimenti in merito alla gestione del servizio idrico integrato di Acque Veronesi e all'emergenza soprattutto che sta andando all'onore della cronaca ogni giorno ormai, che è quella che riguarda i FAS. In merito alla nota presenza ormai conclamata di FAS nella rete idrica e nelle acque di falda del nostro territorio, come giornalmente riportata da più giornali. La popolazione inizia ad essere seriamente allarmata, in quanto non si hanno notizie chiare sulle scelte di questa amministrazione in merito alla vicenda e che tali sostanze sono la causa di parecchie malattie tumorali che hanno avuto un'incidenza epidemiologica molto rilevante sul nostro territorio e fino ad oggi sottovalutata. Quindi a nome del Movimento chiedo a questa amministrazione quali scelte ha intenzione di adottare per la tutela della salute dei propri cittadini. Questa, premetto, che è un'interrogazione presentata ancora un po' di tempo fa e che quindi dopo è stata seguita dall'ordine del giorno dell'altra volta che voi avete depositato e di cui è stata data lettura a fine seduta verso l'1:30, perciò in fretta e furia, perché c'era una discussione che dopo sarebbe stata fatta nei giorni successivi in Consiglio regionale, quindi è classico calcio d'angolo nell'ultimo minuto della partita nel tentativo di fare gol, però io qualche mese fa avevo presentato, sempre in merito al problema dei FAS, una richiesta simile. Mi era stato detto che l'ATO non aveva intenzione di fare un intervento, che andava bene i filtri carbonativi piazzati nella centrale di Almisano per gli acquedotti. Adesso sembra che il problema stia diventando molto serio. Mi sembra che ormai denunce ne stanno piovendo in tutte le procure interessate e quindi questa interrogazione è volta anche ad attivare molto di più l'amministrazione, perché solleciti anche a livello di ATO, soprattutto a livello di ATO, la risoluzione immediata, e sottolineo immediata, del problema dei FAS, perché è inutile che continuiamo a rimpalleggiare il problema che non esistono i limiti e che siamo sempre in attesa di questi benedetti limiti, quando nel frattempo la gente continua a bersi questa benedetta acqua che è presente negli acquedotti di tutta la cittadinanza legnaghese, perché tutti quanti beviamo l'acqua che viene dalla centrale Pozzi di Almisano. Sappiamo benissimo i tempi di decadenza per quanto riguarda l'esaurimento dell'efficacia dei filtri carboni attivi. I primi mesi
I primi giorni sono molto efficaci e man mano che passano i giorni dopo diventano meno efficienti. Quindi è un palliativo anche dire stiamo facendo degli interventi per potenziare. Lì bisogna isolare i pozzi di Almisano e sostituire la fonte di approvvigionamento. E nel frattempo qualcuno si sta ammalando di tumore. Parola all'assessore Donatella Ramorino. Ringrazio Presidente, buonasera a tutti. Allora, consigliere Castelletto, che non ho mai visto alle riunioni sul FAS quando il problema era molto grave anni fa e che adesso si è reso conto del problema e del quale condivido molte delle preoccupazioni, anche se non tutte le dichiarazioni perché alcune sono imprecise. Sul discorso dei tumori è molto approssimativo, insomma fosse così ampio, Sempre approssimative quando vengono così da ampio mi un'altra lascia fonte. parlare. Faccia parlare l'assessore. Grazie, così ampio e così facile, a quest'ora sarebbero già state dichiarate sostanze cancerogene, eccetera, eccetera. Ma comunque sia, lei ha chiesto esattamente le cose che il Comune ha già fatto, perché il Comune nell'ordine, non solo nell'ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale, che è stato approvato, ma anche precedentemente, un mese e mezzo fa circa, l'assessore Marconi l'ha portato proprio all'atto di Acque Veronesi, è stato il primo e unico comune a portare un documento nel quale si chiedevano proprio i due punti che condivido con lei, sono da chiedere, che sono l'approvvigionamento ad alta fonte, punto primo, e la richiesta presso gli enti che lo devono fare di limitare, di fissare i limiti che non ci sono, perché purtroppo ci sono solo livelli di performance, e di abbassarli al minimo possibile. Le stesse richieste sono quelle che noi abbiamo, diciamo così, come primo comune deliberato tra tutti i comuni inquinati da PFAS all'ordine del giorno del Consiglio Comunale scorso, e in più ci siamo fatti, diciamo così, dichiarati comune promotore, e io sono in contatto con il comune di Lonigo, che è l'altro comune che ha fatto qualche cosa, che sta facendo qualche cosa per concertare un'azione comune presso gli altri per fare massa critica, perché se non facciamo la massa critica dei 150.000 abitanti che sono implicati, insomma, da questo problema non se ne esce. Poi non solo, abbiamo anche depositato e dichiarato alla stampa, eccetera, Prego dal pubblico, all'ufficio protocollo i moduli per le firme. Non solo, ci siamo dichiarati diciamo favorevoli, e siamo uno dei pochi comuni, perché non sono in tanti, alla giornata No Fast Day di domenica, nella quale raccoglieremo ancora firme sempre per le due mozioni che lei ha citato, insomma sono quelle, e abbiamo messo sul sito tutti i dati disponibili che purtroppo non sono più rilevabili. Io sono andata anche recentemente a vedere sul sito del SIAN, il sito è in trasformazione, quello dell'ospedale, per cui non si riescono a trovare i dati fondamentalmente. Noi tutti quelli che ci sono stati dati li abbiamo messi sul sito e anche nell'open data, e abbiamo anche, diciamo, una relazione continua, io ho una relazione continua con la dottoressa Zambelli sui valori dei dati riscontrati. Gli forniremo un elenco di pozzi con una geolocalizzazione in modo di andare a vedere più approfonditamente a livello di pozzi, perché il timore è adesso che arrivino nelle nostre falde, e qualche dato allarmante comincia ad esserci su quello. Però devo anche dire che abbiamo rilevato assieme al SIAN, che poi ha mandato lettera ad Acque Veronesi, i momenti in cui la somma totale del FAS era fuori la norma, come diceva lei, per il problema dei filtri. Siamo fermamente convinti che non si risolve il problema con i filtri,
filtri e siamo fermamente convinti che bisogna trovare un'altra fonte di approvvigionamento. Stiamo facendo, credo, tutto quello che è possibile fare per un comune in questo senso, insomma. Io raccolgo volentieri la sua sollecitazione, sono proprio pienamente d'accordo con lei, credo che più di questo per il momento, insomma, cioè le richieste le abbiamo fatte in tutte le sedi possibili e stiamo cercando, ripeto, di coinvolgere i comuni secondo e in collaborazione con il movimento No Passi, insomma, ecco, questo è tutto. Risponde il consigliere Castelletto. Devo fare un intervento. Il problema che si pone non è così leggero, perché nel momento in cui mi viene detto o mi sarà stabilito un benedetto limite, vuol dire che in tutti questi anni Acque Veronesi ha distribuito e fatto pagare dell'acqua inquinata. Quindi la popolazione a questo punto potrebbe anche rifiutarsi di pagare l'acqua e iniziare a fare una class action nei confronti di chi sta distribuendo l'acqua, nei confronti di un atto che non sta provvedendo con urgenza a finanziare delle opere per evitare il problema. E a livello di atto la responsabilità politica ce l'hanno i rappresentanti dei comuni e quindi i sindaci, e quindi bisogna battere i pugni in quelle istituzioni lì, non andare là e alzare semplicemente la mano, o come quando c'è da approvare un bilancio di una società come Acque Veronesi. Non ci sono i soldi per fare delle condotte, però ci sono i soldi per fare le sponsorizzazioni dei giornali, sponsorizzazioni delle sagre dell'ANAR, sponsorizzazioni di non si sa cosa. Guarda che c'è la Guardia di Finanza che sta facendo i controlli in Acque Veronesi. Ecco. Perciò, ed è stato anche dichiarato dai revisori dei conti nel bilancio del 2015 che ci sono dei dubbi su quella che è il fatto che siano stati utilizzati dei soldi pubblici per le sponsorizzazioni. Atto gravissimo, e non si trovano i soldi per mettere giù un tubo per portare acqua non inquinata ai cittadini, perché in questo momento qua gli stiamo facendo pagare acqua inquinata ai cittadini. Non so se sono contenti, io personalmente no. Controreplica dell'assessore Lamorino. Grazie. Stia attento, consigliere Castelletto, perché per molto o meno noi siamo stati accusati di aver fatto procurato allarme. Essendo non a me, no, dico Prego consigliere Castelletto, faccia concludere il ragionamento. No, le dicevo che purtroppo il problema dei limiti è un problema molto grave. Un problema molto grave perché non essendoci limiti, essendoci soltanto i livelli di performance, non sappiamo che praticamente si può anche uscire dai livelli di performance perché sono delle richieste, non sono delle imposizioni. Non solo, ma purtroppo sappiamo anche che sono stati scelti dei livelli di performance piuttosto alti. Tutte queste sono cose che sappiamo, ma ripeto, senza alzare la voce, perché non c'è bisogno di alzare la voce e battere i pugni sul tavolo. Noi cose concrete le abbiamo fatte, perché siamo stati l'unico comune che a lato di Acque Veronesi ha posto il problema. Abbiamo fatto una richiesta scritta, ci è stato risposto con una risposta scritta a questo, quindi da questo punto di vista ci sentiamo la coscienza a posto. Continuiamo a lavorare per questo, l'acqua è sotto i livelli di performance come contenuti, quindi non possiamo dire niente per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua perché è potabile dal punto di vista, diciamo così, oggettivo, chimico, clinico e delle analisi, anche se nessuno di noi la beve volentieri perché vorrebbe un'altra fonte di approvvigionamento. Su questo io concordo con lei, ma non
diciamo così, il problema è un problema che purtroppo non nasce da noi ma dalla società per la quale lei lavora, no? Mi sembra, quindi questo è il punto. Adesso comunque credo che la situazione stia maturando positivamente perché c'è una forte pressione e quindi pur garantendo ai cittadini che comunque l'acqua di acquedotto, perché noi rispetto agli altri comuni abbiamo una differenza che non mi stancherò di ripetere, a noi arriva l'acqua di acquedotto che è stata purtroppo inquinata dal FAS tempo fa, prima che noi fossimo qua, e senza che nessuno lo potesse sapere. Adesso però con i filtri quell'acqua è mantenuta a livelli comunque, diciamo così, tra virgolette accettabili. Diversamente dagli altri comuni non abbiamo ancora l'inquinamento in falda e quindi abbiamo una situazione diversa, meno grave, ma nonostante questo forse siamo il comune che, diciamo, si è mosso di più, perché ci teniamo particolarmente. Proseguiamo, quindi, interpellanza consigliere comunale signor Bisighina Raganà sul ripristino e utilizzo del bidone adibito a rifiuto secco sia per le piccole abitazioni sia per i condomini. Scusate. Parola al consigliere Raganà. Grazie Presidente, buonasera a tutti. I sottoscritti Loris Besighin, Maurizio Raganà, consiglieri comunali della coalizione Forza Italia, Unione Cattolici Gnaghesi, Lega Nord, Lega Veneta, visto precisamente che nelle notate tra il 2 febbraio 2016 e il 3 febbraio 2016 il forte vento ha colpito la città di Legnago, così come già in passato le intemperie hanno provocato lo spostamento dei rifiuti domestici che i cittadini mettono all'esterno delle loro case. Ravvisato che nella mattinata del 3 febbraio 2016 su quasi tutte le strade della città vi erano rifiuti sparsi ovunque, con sacchetti per la raccolta rotti e sacchi interi nel bel mezzo delle strade, che hanno causato principalmente un pericolo per la viabilità, ma anche un insulto al decoro della città. Preso atto che questo tipo di raccolta differenziata dà anche l'opportunità agli incivili di sversare lungo le strade immondizie a qualsiasi orario del giorno e della notte, e per questo il nostro territorio sta diventando sempre più una discarica a cielo aperto e che solo grazie alle nostre associazioni di volontariato sul territorio si riesce a tamponare tali fenomeni. Chiedono di ripristinare l'utilizzo del bidone adibito al rifiuto secco sia per le piccole abitazioni sia per i condomini, di distribuire un bidone dedicato al rifiuto plastico oppure dare la possibilità di utilizzo del bidone secco anche per materiale plastico, un bidone multiuso da portare all'esterno in base alle esigenze per le piccole unità abitative, invece per i condomini dedicare un bidone con una capacità maggiore. Premetto che prima il secco era raccolto su un bidone, quello alto 1 metro, quello chiuso scuro. Da quando è partito il vetro hanno tolto questo bidone, l'hanno utilizzato le assive per il vetro e succede queste cose. Infatti una cosa vergognosa, tutte queste sportine nei marciapiedi distribuite per proprio una discarica a cielo aperto. Veramente io è una cosa e anche il nostro gruppo che non condividiamo, tanto è vero che io ho partecipato quando hanno spiegato la raccolta di vetro a casette e l'ho fatto presente sia il Presidente che anche l'ingegnere Lupo, loro se ne sono quasi fregate del discorso, però mi pare che sia una cosa indegna. Mi riservo dopo delle risposte. Grazie. Risponde l'assessore Claudio Marconi. Buonasera a tutti. Allora, rispondo volentieri a questa interpellanza, visto che stasera approveremo anche le delibere che riguardano il piano finanziario della SIVE e del pagamento della tassa sul rifiuti. Comincio con una piccola precisazione. In realtà mi sembra che togliere il bidone della plastica sia stato fatto nel precedente mandato, se non vado errato. Non è una perché qui viene citato un bidone dedicato al rifiuto plastico, viene citato nell'interpellanza. Il rifiuto plastico è da un po' di anni che io mi ricordo che è fuori e l'avete fatto anche voi, come prima cosa. Perché è stata fatta questa scelta del secco? Intanto porto un dato: tutti i comuni della SIVE
attuano lo stesso meccanismo, ma non solo i comuni della Silve, anche i comuni di Esacon e anche grandi centri cittadini. Quindi non è una cosa che ci siamo inventati, che si è inventata la Silvia a Legnago, è una cosa che ha a che fare con un percorso che quasi tutte le società, anzi tutte le società stanno seguendo, anche legato alla riduzione del rifiuto secco, perché in molti posti il rifiuto secco viene raccolto con una periodicità inferiore a quella che abbiamo in città, e vedremo dopo che ci sono addirittura comuni che hanno una percentuale di rifiuto secco intorno agli 80 kg per abitante anno, quando noi a Legnago siamo 120. Allora, perché è stata fatta questa scelta? La scelta è stata fatta perché, come abbiamo scritto nel programma elettorale, noi andiamo verso la raccolta puntuale. Allora, la raccolta puntuale prevederà un bidone per esempio che sarà più piccolo di quello che è attualmente in uso, però spendere 160.000 euro adesso per un bidone senza aver iniziato la raccolta puntuale ci è sembrato francamente uno spreco di denaro pubblico, e credo che questo nessuno di noi lo voglia. Quindi in realtà siamo tutti testimoni, è stata una giornata di vento che ha fatto danni non solamente perché ha portato in giro i sacchetti, ma ha buttato giù rami degli alberi, ha fatto un po' un disastro, come purtroppo accade quando ci sono queste situazioni atmosferiche particolari. Però normalmente non è che la situazione cittadina sia come quella descritta da questa interpellanza. Mettere poi in collegamento, come è fatto nell'interpellanza, il problema dell'abbandono dei rifiuti, che in realtà è un problema costante e che non è aumentato nel corso degli ultimi anni, lo vedrete anche dai dati che ci sono dopo nel piano finanziario, è un problema legato ad altri fattori che genericamente hanno a che fare con quella che definiamo inciviltà e sulla quale bisogna lavorare attraverso vari fronti. Quindi credo che questa interpellanza, a mio giudizio, solleva un problema, ne fa, diciamo così, di un problema particolare di un giorno un problema generale che non è così. Tutto sommato la situazione sta funzionando, abbiamo recuperato un bidone che serve per il vetro, quando arriveremo alla raccolta puntuale faremo in modo di avere un bidone più piccolo, quindi risparmieremo dei soldi pubblici, e non solo risparmieremo dei soldi pubblici, il cittadino risparmierà, perché con la raccolta puntuale il cittadino sarà incentivato a produrre meno rifiuto secco, perché starà più attento alla differenziazione del rifiuto e quindi pagherà una tariffa inferiore a quella che sta pagando adesso. Replica il mio collega Bisighi. Grazie che mi dà l'opportunità di rispondere. Replica del consigliere Bisighi. Sì, faccio parte del suo gruppo. Caro collega Marconi, tu non devi sempre ricordare quello che fa la giunta prima. Se ha sbagliato la giunta prima, tu devi fare sicuramente meglio ai cittadini, nei confronti dei cittadini e di te stesso, primo. Per dirti, l'acqua che stiamo bevendo adesso è uguale a quella che si beveva quando c'era la giunta Rettondini, con l'unica differenza che l'attuale assessore Lamorino, con non Salanza, ha schiaffato la caraffa dell'acqua, bevitela tu, sindaco. Io non l'avevo mai detto e me la sto bevendo. Questa è la differenza. Certo, tu sei un bravo comunicatore, ti piace anche emergere, andare a tutte le manifestazioni, ma mi dispiace, quando sono stati gli incontri dei cittadini, fratelità, io non lo sapevo, a Casette è successo quello che si è venuto a Terranegra. La gente non voleva mettere i sacchetti per la strada, per il marciapiedi, perché anche il di là che non ci fosse vento ci sono i gatti, i cani, e siccome le metti giù la sera prima, se uno mette le cozze, le vongole o altre cose, uno può rompere il sacchetto e sparpagliare per casa. La gente chiedeva semplicemente: utilizziamo il bidone multiuso. Io ho cercato di andare a controcorrente come un salmone, e sapete cosa è successo? Che dopo 2 volte che ho messo nel bidone del vetro me l'hanno lasciato lì, e allora mi sono rassegnato, mi sono allineato, perché devo fare così. Però è anche vero che durante le riunioni si era detto che era sperimentale. Personalmente io non capisco la motivazione, perché non si possa utilizzare, o uno può utilizzare, se ha soldi e tempo e voglia, si prende i bidoni differenziati e lo mette fuori nell'ora del giorno che bisogna, oppure utilizzare il bidone nello stesso tempo. Io cosa faccio? Ho il bidone dentro casa e il venerdì mattina, data cui passa, prendo dal bidone e lo metto
sul marciapiede alla mattina presto, perché se la mettono a sera rischio che i cani, i gatti e i randaggi possano fare nulla di più. Non capisco la motivazione perché ostinarsi, perché il comune è vicino, perché il comune è lontano, fa così. Quello che fa la scimmia fa anche il scimmiotto. Non è così, ragioniamo con la nostra testa. Invece ci dobbiamo mettere tutti allineati e coperti. Comunque la voce del popolo è questa. Grazie. Prossima fermata Casali. Controreplica dell'assessore Claudio Marconi. Solo una puntualizzazione. Lei ha detto, se ha sbagliato la giunta prima, non è detto che debba sbagliare quella dopo. Io non penso che la giunta precedente sul fatto di mettere la plastica senza sacchetto abbia sbagliato. Infatti non l'ho detto. Io ho condiviso quella scelta e non l'ho criticata. Primo punto. Secondo punto, le bombole vanno nell'umido, forse perché lei mette le bombole nel secco che poi corrono i gatti, probabilmente. Questo deve imparare a fare un pochettino meglio la differenziata. Ma Claudio Marconi, la carta sporca delle bombe, dove la metti tu? Batta, ma fammi ridere. Allora in realtà io ho fatto tutti gli incontri con tutte le frazioni e devo dire che qualche voce si è elevata, ma la maggioranza, la stragrande maggioranza delle persone ha capito, ha condiviso questa scelta. Tanto è vero che faccio l'esperienza mia come utente cittadino, nella mia via ci sono gatti randaggi, ci sono cani, ci sono sempre i sacchetti al loro posto, quelli che vengono messi la sera e rimangono al mattino. Quindi io reputo... Sono cani comunisti, sono allineati. Io reputo, consigliere, che questa polemica sia un pochettino esagerata. Certo che le posso assicurare che se ci sono delle lamentele e da SIVE da questo punto di vista ci siamo confrontati anche stamattina su questi temi, perché naturalmente essendo interpellanze che riguardano la SIVE prima dei lievi possibili mi confronto anche con loro, come ho fatto nei giorni scorsi, saranno esaminate e saranno valutate. Devo dire che all'oggi la situazione sta funzionando, tanto è vero che, e lo vedremo nei dati successivi, siamo riusciti ad aumentare un pelino la percentuale di differenziata, che questo è sempre una buona cosa. Io ho scritto chi l'ha visto per sapere dov'era. Proseguiamo. Interrogazione del consigliere comunale signor Danieli in ordine alla questione dei licenziamenti dei dipendenti della Fondazione Fioroni. Prego, parola consigliere Danieli. Sì, grazie Presidente. Quello presente sottoscritto, Roberto Danieli, in qualità di consigliere comunale capogruppo di centrodestra Legnago, si prende a presentare un'interrogazione ai sensi dell'articolo 73 e 74 del regolamento del Consiglio Comunale in ordine alla questione di licenziamenti dipendenti della Fondazione Fioroni. Premesso che, come appare nell'articolo pubblicato in data 11/03/2016 del quotidiano Arena, si rileva una preoccupante problematica relativa al licenziamento dei 2 dipendenti ex addetti anche alla biblioteca privata della Fondazione Fioroni, che potrebbe creare gravi ripercussioni all'assetto finanziario della Fondazione Fioroni stessa. Premesso che tale fondazione gestisce il Museo Fioroni e la Biblioteca Fioroni, che ricordiamo essere, per scelta di questa maggioranza, l'unica biblioteca funzionante ad oggi ed aperta al pubblico sita nel territorio legnaghese. Premesso che si ritiene inoltre che la Regione Veneto stessa potrebbe anche decidere, in virtù di quanto deciso nel Consiglio regionale, di commissariare la Fondazione Fioroni con ripercussioni sulla gestione di museo e biblioteca. Premesso che l'attuale Presidente della Fondazione Fioroni stessa definisce la situazione delicata ma non drammatica, ma sappiamo francamente quanto poco ci vuole per passare da una situazione delicata ad una drammatica, soprattutto quando si parla di aspetti economico-finanziari. Chiedo appunto, alla luce delle decisioni prese dal Sindaco e dall'assessore alla cultura che hanno portato alla chiusura della biblioteca pubblica Bellinato di Porto in favore della biblioteca privata Fioroni, come intendiate procedere per risolvere tale contenzioso e se abbiate sentore che possano esserci ripercussioni economiche nella gestione della Fondazione Fioroni, tale da mettere in pericolo l'apertura della biblioteca stessa. Chiedo inoltre quando è prevista l'apertura della tanto decantata biblioteca pubblica Bellinato di Porto di Legnago. Detto questo, preciso velocemente un'altra questione.
questo aspetto è un aspetto molto delicato, adesso buttato giù così sembra anche più semplice di quello che in realtà è. Quello che io gradirei in queste risposte, che poi verranno riprese nell'ordine del giorno successivo, è che non si facesse riferimento francamente all'amministrazione precedente, ma che si desse veramente la percezione di quello che voi intendete fare per risolvere questo problema. Quindi chiedo questo perché ritengo che i cittadini legnaghesi su questo aspetto abbiano bisogno di certezze e quindi l'auspicio è che voi siate in grado di darle. Grazie. Parola al sindaco Clara Scapin. Allora, indubbiamente questo è un problema che ci preoccupa e che ci tocca su tanti punti di vista. E quindi lo stiamo seguendo con attenzione, magari dopo nell'ordine del giorno spiegheremo anche in che modo lo stiamo seguendo. Adesso vorrei allora rispondere all'interrogazione del consigliere Danieli. Allora, perché vorrei rispondere? Perché ci sono alcune imprecisioni che allora bisogna chiarirle, queste imprecisioni, perché quando dice che ricordiamo che è stata scelta di questa maggioranza la scelta di l'unica biblioteca, ricordiamo, dice, le luce delle decisioni prese dal sindaco e dall'assessore che hanno portato alla chiusura della biblioteca Minato. Ecco, queste sono imprecisioni. Allora io le ripeto, anche se è l'ennesima volta che le ripeto, ma insomma, visto che poi stavolta vengono riprese, magari dopo restano a testimonianza di tutto. Allora, è stato il 3 gennaio del 2014 che il CDA, presente anche il sindaco Retondini che ha sempre partecipato in CDA dimostrando interesse, ecco, per la fondazione, di questo ne do atto pienamente, ecco, che ha ricevuto la notizia da parte del CDA di allora, c'era la presidente Baratella, che non erano più in grado di tenere aperta la biblioteca perché per problemi economici gravissimi, 3 anni in cui il bilancio della fondazione era in rosso e quindi si rischiava veramente, c'era già stata una richiesta di attenzione da parte della regione, bisognava prendere decisioni. La decisione che era stata presa era quella di tagliare i costi vivi e gli unici costi vivi che aveva la fondazione erano quelli di 2 dipendenti. Quindi la fondazione con la presidente Baratella, con grande amarezza e peso, aveva comunicato al sindaco che non poteva più gestire la biblioteca. Ecco, quindi per fortuna in quel momento allora il sindaco ha accolto questa richiesta e ha detto ci penserà il comune, insomma, a gestire anche quella, perché non era possibile, non era pensabile prendersi questa responsabilità di chiudere una biblioteca come quella del Fioroni con 40.000 volumi, di cui alcuni storici del Cinquecento importantissimi che raccolgono tutta anche la nostra storia, in una città che è città con tanti studenti che la frequentano. Chiuderla era veramente arrendersi e non riconoscere il valore che aveva dato Maria Fioroni alla nostra città. Nell'ottobre del 2014 poi, nell'ottobre 2014 c'era già la nuova amministrazione, siamo stati costretti a chiudere la biblioteca Melinato. Per quale motivo? Perché non era norma. E che cosa bisognava fare? Le scale di sicurezza che non c'erano, barriere architettoniche, bisognava fare l'ascensore, tutti gli altri certificati che mancavano. E questo era un problema che era risaputo, tanto è vero che la precedente amministrazione, quindi bisogna ricollegarsi non per fare delle critiche, ma per dire che si era già mossa per vedere come fare per risolvere il problema della biblioteca di Porto, e aveva anche la precedente amministrazione aveva iniziato un dialogo con LC per vedere se era possibile a Porto fare la nuova biblioteca e anche la polizia municipale. Questo forse era un progetto così grosso che non sono riusciti a farlo. Per dire che anche loro avevano rinunciato a 50.000 euro della regione perché avevano detto è inutile spendere questi soldi in un edificio come questo dove bisogna spenderne 200 e comunque sarà sempre un edificio non a norma e comunque difficile da gestire perché è su 3 piani. Quindi questa era non abbiamo scelto noi. Questo è per specificare che non sono stata né io né l'assessore Baraldi a chiudere la biblioteca Fioroni, comunale, ma ci siamo trovati nella necessità di doverlo fare, però ci siamo dati da fare subito e forse spacchettando il problema, pensando solo alla biblioteca, ecco, noi siamo riusciti a farlo. Sono meriti? Non lo so.
Comunque l'abbiamo fatto, siamo stati fortunati, forse abbiamo trovato anche una traccia già percorsa, quindi noi l'abbiamo accolta, diminuendo il progetto è stato più fattibile, e quindi noi, per rispondere alla seconda domanda, pensiamo che nel 2017 sia possibile avere la biblioteca nuova, gratuitamente, 300 metri quadri, nuova, attrezzata, polivalente per il quartiere di Porto, e quindi ritorneremo ad avere 2 centri, una biblioteca vera e propria che è quella del Fioroni, con un'altra biblioteca, Bellinato, si chiamerà ancora Bellinato, ma sarà anche un centro culturale dove i ragazzi potranno studiare, eccetera. Ecco, questo non toglie la preoccupazione per i Fioroni, che dopo magari lo affrontiamo con l'ordine del giorno, che mi sembra che ci darà la possibilità di analizzare pienamente. Replica del consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente. Quindi in teoria precisioni non ce ne sono, probabilmente abbiamo 2 modi diversi di dire e di vedere le cose, perché a me dispiace che sia toccato a voi chiuderla, ma formalmente l'avete chiusa, questo è un dato oggettivo. Che poi sia stata colpa della normativa, di tante altre questioni, non lo so, però non c'è nessuna imprecisione, questa è una scelta vostra, per carità, tra 2 o 3 anni ci sarà una nuova biblioteca, andrete a inaugurarla e va bene così, ad oggi è chiusa. Non mi avete risposto a nulla di quello che ho chiesto io, presumo che mi risponderete magari nel punto successivo. Gradivo però, magari, visto che comunque l'interpellanza era stata presentata, anche qui di capire un po' quelle che potevano essere le traiettorie. Per carità, capisco che c'è un ordine del giorno dopo, ne parliamo tra 2 secondi, quindi mi va bene così, però imprecisioni francamente non ne vedo. Grazie. Andiamo al punto successivo. Ordine del giorno d'urgenza del consigliere comunale signor Bisighin, Raganà, Danieli e Gardinale, presentato in Consiglio Comunale il 18/3/2016 affinché il CDA della Fondazione Fioroni tuteli legalmente la Fondazione stessa attivandosi tramite ricorso al TAR. Prego, parola al consigliere Bisighin. Sì, grazie Presidente. Abbiamo presentato nel precedente Consiglio questo ordine del giorno d'urgenza per 2 motivi. Il primo perché ci sono i tempi tecnici di ricorso al TAR, e il secondo è perché appunto la Fondazione Fioroni ci sta a cuore e quindi va a risolvere la problematica. Lo vado a leggere perché magari qualche collega non l'ha visto. Visto l'articolo dell'Arena dell'11 marzo 2016, vista la DGR 203 del 3 marzo 2016, considerato la grave conseguenza economica che l'atto può provocare alla Fondazione Fioroni, che già versa da tempo in precarie condizioni economiche, considerata l'importanza strategica culturale della Fondazione per il territorio, chiede che il Consiglio Comunale si esprima affinché il CDA della Fondazione Fioroni tuteli legalmente la Fondazione stessa, attivandosi tramite ricorso al TAR. Ci sono 60 giorni di ricorso, altrimenti noi andiamo in trattativa con i dipendenti, che c'è una questione di forma da parte della Regione, che detto da dei legali amici, secondo me, secondo loro, questo può essere fatto ricorso tranquillamente, altrimenti in trattativa ci sono praticamente parecchi soldi da sborsare. Allora, se noi andiamo a vedere di chi è la colpa o non è la colpa, io dico, ma quando deleghiamo delle persone ad andare ad amministrare certe realtà, devono conoscere quelle che sono le realtà. Vi vado a leggere per curiosità il bilancio. Allora, voi dovete sapere che questi dipendenti sono stati assunti nel 2007. Allora, dal 2003 al 2013, in genere le entrate che ha la Fondazione Fioroni sono circa 45-50 mila euro di affitti. Poi c'era una legge nazionale che davano 25 mila euro annui, che sono questi, però questi fondi sono decaduti nel 2016, se ricordo bene, nel 2006, e nel 2006 sono decaduti questi soldi, 25.000 euro, quindi di fatto le entrate andavano da 90.000, sono andate nel 2003, oggi sono 2013, l'ultimo dato che ho io, 65.000 euro. Attenzione, le uscite invece sono rimaste da 92.000 a 143 nel 2012. Il disavanzo, già nel 2013 il disavanzo 2004, 14.000 euro, poi andiamo 41.000, 52, perché 41? Perché qua sono stati assunti. Allora dico,
Se uno ha un avanzo di 13.000, ma come fa a assumere delle persone per cui alla fine ha un disavanzo di 41? Poi un disavanzo l'anno dopo di 52, l'anno dopo di 48.000 euro, e l'anno dopo corre di 66.000 euro, e l'anno dopo corre di 85.000 euro, dopo 60.000 euro. E andavano ripianati con che cosa? Con le vendite dei gioielli di famiglia. A un certo punto, ma un amministratore, ma non si rende conto che uno va nel baratro in queste condizioni? Se ha tutti questi soldi e adesso ad aggravare la situazione, non vogliamo ricorrere che c'è un difetto di forma legale. Voi sapete benissimo, quando ci sono le cause basta spostare leggermente la virgola, si pone una causa, si va avanti all'infinito, si va in trattativa con dei dipendenti a fare questo. Ma allora, ma di chi è la causa? Di chi li ha licenziati? Uno che è messo nel baratro è in queste condizioni. Ma quando sono stati assunti, chi c'era là? Chi c'era? Non bisogna parlare del passato, ma solo per memoria, siccome voglio evitarti, c'era la cara Scappini, c'erano delle altre persone, allora dico, ma non andiamo in cerca di questo. Oggi quello che dico è, facciamo ricorso al TAR, ma se vedo dei ricorsi al TAR contro la parrocchia perché non ha pagato l'IMI di 500 euro e il sindaco è appoggiato dall'avvocato per difendere il comune, ma qui non vogliamo difendere la nostra biblioteca, ma una nostra, questa, la biblioteca, che ha di questi debiti porosi, se domani va in trattativa e che ha pendente questa definizione da parte di questo del mercato di forma da parte della regione, è chiaro che il dipendente, l'avvocato dipendente, appunto, tu hai preso torto, mi dai 50.000 euro, mi dai 100.000 euro, se ne ha, mi ricomponi. Mettiamo in puntino lui se veramente questo peccato di forma è un peccato veniale o un peccato mortale, e chi ha sbagliato paga sempre vecchio pantalone, cioè noi. Allora dico, dovete fare in modo, se credete nella Fioroni, di tutelarla anche legalmente, quindi vi invito tutti a firmare positivamente questo. Grazie. Bravo Lorenzo. Se no è un corresponsabile. Parola al sindaco Clara Scappini. Allora, inizio io per dare alcune risposte perché alcune, insomma, sto in prima persona gestendo un po' questo problema, che è un problema effettivamente grave. Poi chiaramente lasceremo il dibattito anche ai colleghi, visto che questo è un ordine del giorno. Allora, per ricordare, visto che ha ricordato, allora io ero assessore alla cultura, non ero, quindi partecipavo ai CDA. Però devo dire una cosa, che i CDA hanno piena autonomia, sono formati da, solo c'era l'assessore, c'erano delle persone nominate dal Consiglio Comunale che partecipavano e c'erano poi rappresentanti della provincia, rappresentanti della sovrintendenza, quindi non mi ricordo se erano 10 o 12 persone che facevano parte del CDA di allora, adesso è stato ridotto perché era una cosa veramente impossibile da organizzare. Allora, in quei tempi la dottoressa Barattella, che aveva ricevuto da poco l'eredità Bertolini, che aveva cambiato la fondazione, perché grazie a questa eredità Bertolini la Barattella era riuscita a ristrutturare, recuperare la fondazione. Come? C'è una causa, ecco, adesso c'è una causa anche con quelli, aspetta un secondo dopo. Allora, era riuscita veramente a recuperare la fondazione che veramente ha dovuto, c'era il tetto che era cadente, insomma c'erano tantissime cose da fare, era in piena decadenza. E in un momento di vigore c'era anche la regione che dava un contributo ordinario annuale di 25.000 euro per la gestione, ogni anno lo dava, quindi c'era questa eredità, il museo è stato riaperto, rispolverato, con un sacco di attività, si facevano un sacco di progetti ed erano diciamo cofinanziati. In quel momento i vecchi, diciamo, le vecchie persone che avevano sempre custodito e gestito a loro modo la fondazione, anche la biblioteca, come il maestro Gidati e il maestro Bologna, avevano avuto dei problemi di salute, quindi se ne erano andati. Chi doveva gestire o si chiudeva tutto o adesso che era stato recuperato si doveva assumere delle persone.
Ecco, forse un atto di estrema correttezza, legalità, generosità della Baratella è stata quello di assumere questi due giovani, va bene, che potevano portare avanti uno la biblioteca e uno la fondazione, il museo Fioroni. Poi quando le cose sono diventate critiche, per cui la Regione ha tolto questo contributo ordinario, c'è stato la causa con gli eredi Bertolini che sta ancora andando avanti, tanto per dire la giustizia che tempi lunghi che ha, dunque è successo 15 anni fa, quindi voi capite che cosa vuol dire. Allora ha dovuto fare questa scelta, ha fatto questa scelta, ripeto, dolorosa, dolorosissima. Adesso noi abbiamo il ricorso da parte di le due persone che sono state licenziate e quindi c'è tutto questo contenzioso tra la fondazione e queste persone, un contenzioso che rischia di andare avanti anni. È vero che si potrebbe fare un ricorso al TAR, ma dove sta il giusto o il non giusto non tocca a noi qua stabilirlo, saranno i giudici a dirlo. Certamente questo provoca amarezza perché questa non è un'azienda che ha sfruttato dei lavoratori, è un'azienda dove dei giovani si sono formati, adesso stanno facendo in altri posti quello stesso lavoro, va bene? E quindi c'è l'amarezza di trovare questo contrasto tra loro e la fondazione, un contrasto che rischia veramente di danneggiare una fondazione che ci è stata regalata con estrema generosità a tutta l'Italia, perché è in collegamento il suo museo a un museo del Risorgimento, eccetera, collegamento con tutti i musei d'Italia. Ecco, c'è questo rischio. Che cosa possiamo fare? Io lo sto seguendo come posso, perché il CDA mi ribadisce che il CDA comunque ha autonomia, non è formato solamente dalle 3 persone che sono state elette qui in Consiglio Comunale, c'è anche il rappresentante della Sovrintendenza e il rappresentante della Biblioteca Civica nominato dal Comune di Verona, quindi il CDA ha la sua autonomia. Io sto cercando di partecipare, di consigliare, di trattare anche con l'altro avvocato per vedere di arrivare a una conciliazione, perché sarebbe la cosa migliore. È vero che gli avvocati dicono andiamo avanti, però io so una cosa, che la giustizia è lunghissima e chi gestirà i costi di tutti questi anni anche di ricorso al TAR, eccetera. Quindi se si potesse arrivare a una conciliazione equa che potesse chiudere questo momento così buio, così imprevedibile della fondazione, io credo, secondo me, sarebbe la soluzione migliore. Sto parlando sia con gli avvocati di una parte che dell'altra, sto parlando col CDA, ho frequentato il CDA, chiaramente riporterò anche le osservazioni che arriveranno stasera, però io credo che il Consiglio Comunale non può far altro che partecipare, essere attiva e darsi da fare perché si chiuda nel modo migliore. Facciamo l'appello un attimo perché è entrato il consigliere Luca Dalla Vecchia. Ciao Luca. E in ogni caso ti pare se per me in conciliazione di 50.000 euro non hanno soldi Dichiaro quindi chiuso l'appello. Possiamo quindi proseguire con la discussione. Parola al consigliere Gardinali Luca.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Ecco, in merito mi permetto, signor Sindaco, di fare solo 2 osservazioni. Non sono molto dentro la questione Fioroni e me ne dispiaccio. Me ne dispiace perché da consigliere comunale dovrei addentrarmi tanto di più in queste questioni estremamente importanti per la città di Legnago, però da professionista quale sono nel mio settore, ripeto, cinematografico, dico questo. Se esiste un contenzioso fra soggetti è perché c'è una parte che ha fatto qualcosa che non va e un'altra parte che invece ritiene di essere stata lesa e pertanto chiede qualcosa in cambio. Ora, lei dice giustamente le persone che hanno creato tutta questa situazione stanno operando presso altre sedi svolgendo il medesimo incarico. Ora, le persone io credo che siano sempre in qualità di appunto soggetti il valore aggiunto per qualsiasi operazione ed attività e pertanto riconosciute, formate ed adeguatamente informate in merito all'operato che dovrebbero svolgere. Ma le persone dovrebbero, a mio modo di vedere le cose e soprattutto in questi anni di crisi, essere estremamente grate a chiunque, che sia un soggetto pubblico o privato o una fondazione, dia loro una possibilità di lavoro, dia loro una possibilità di formazione, dia loro una possibilità di remunerazione e magari anche di specializzazione. E ritengo questa una cosa estremamente importante, proprio perché si parla anche di rapporti umani, di rapporti interpersonali. Lo sappiamo che ogni soggetto ha effettivamente delle casistiche a sé e pertanto andrebbe anche trattato, ma a maggior ragione dico, se queste persone hanno imparato un mestiere grazie alla fondazione ed oggi se ne vanno da un'altra parte a svolgere la stessa funzione, perché ci troviamo nel momento nel quale questi devono chiedere alla fondazione e alla cittadinanza di essere refusi di non si sa che cosa? Evidentemente, se questi soggetti assunti dalla fondazione, quando anche c'era lei, signor Sindaco, ed oggi hanno fatto causa, probabilmente qualcosa o qualcuno ha dato loro la possibilità o il modo di arrivare fino alla situazione attuale. Io parto dal concetto che quando un'azienda, e non parlo di fondazione poiché non conosco lo statuto della stessa, quando un'azienda è in difficoltà economica, primo, certi investimenti non li fa. Secondo, se decidesse comunque di fare certi investimenti, e stiamo parlando appunto di assunzione di personale, qualora non ce la faccia più a sostenere gli emolumenti di quelle persone, con giusta causa li può licenziare. E la giusta causa è semplicemente dimostrabile dai bilanci. Ritengo estremamente grave essere arrivati oggi in Consiglio Comunale a parlare di questa cosa, che, ripeto, se i soggetti sono stati assunti da lei, chi c'era vicino a lei e quant'altro, comunque la pratica da lei benestariata all'epoca dei fatti, non dovrebbero, a maggior ragione, essere in contenzioso con il Comune o con la Fondazione, ma anzi dovrebbero semplicemente essere grati di aver avuto quella possibilità e nulla di più. La invito pertanto, personalmente, io quello che farei, non posso dare suggerimenti in merito, anche se una linea comunque la suggerirei, io al posto vostro cercherei di sedermi con queste persone prima degli avvocati e cercherei di informarmi anche presso quello che potrebbe essere, non lo so, un semplicissimo consulente del lavoro, tramite il quale dimostrare l'impossibilità della fondazione di pagare gli emolumenti, giustificando al 1000% l'impossibilità di tener su quei contratti e pertanto cancellare qualsiasi tipo di discussione e di diatriba. Sono basito del fatto che oggi siamo qui a parlare di queste cose che potrebbero precludere il proseguimento dell'attività di una fondazione, che peraltro mi sembra che fino a 8-10 anni fa fosse anche inattivo. Oggi parliamo di una fondazione la quale ha dei problemi economici, un contenzioso e una biblioteca senza certificato di prevenzione incendi. Quindi mi dispiace, ma vi chiedo gentilmente di agire tempestivamente, tutelando i cittadini legnaghesi, ma anche la fondazione stessa, la quale, sappiamo tutti, sia un grandissimo lascito per la collettività tutta. Grazie. Parola all'assessore Silvia Baraldi. Buonasera a tutti. Mi ricollego a quanto appena detto dal consigliere Gardinale. Anzitutto sono pienamente d'accordo con quanto ha affermato durante il suo intervento.
ma anche con quanto affermato il consigliere Visighin. La Fondazione Fioroni rappresenta per una comunità come la nostra, una comunità che non è una grande città, un prezioso gioiello che sicuramente ci è stato donato e che va accolto nel migliore dei modi e va rispettato. Penso che le persone, se penso alla maestra Baratella, siano state persone di grande valore che hanno cercato di fare con le loro capacità e con le loro competenze il meglio per la Fondazione. Io posso dire, essendomi occupata per tanti anni di ONG che hanno medesimo statuto delle fondazioni, che effettivamente è stata una mossa, diciamo, piena di entusiasmo, ma non positiva sino in fondo, quella di assumere a tempo indeterminato, perché non è un'azienda, quindi è molto più complessa la situazione quando ci si basa essenzialmente su fondi pubblici. Tuttavia oggi il nostro dovere è quello sia di sostenere al massimo la Fondazione e quindi la biblioteca annessa, visto che questa sera abbiamo parlato tanto anche di questo. Posso dire che al sindaco è intervenuto non oggi, ma proprio all'inizio del mandato, immediatamente, anche incontrando i soggetti interessati, quindi non gli avvocati, ma proprio le persone con questa finalità, quella di trovare una soluzione che fosse positiva per il bene della città. È chiaro che questo è un processo delicato e lungo e speriamo che vada a buon fine. In merito ne approfitto per parlare un attimo della biblioteca, che rappresenta un altro luogo che, come giustamente ha voluto fare la precedente amministrazione, va salvaguardato. Noi abbiamo davvero poche ma belle cose nella città e non dobbiamo combatterle, dobbiamo star loro vicino in modo abbastanza tempestivo e veloce, questo è chiaro, per riuscire a far funzionare quello che è la cultura della nostra città. Grazie. Parola al consigliere Castelletto Federico. Allora, qua stiamo parlando dell'effetto delle attività dei membri di un CDA, ok? Solitamente di nomina politica, che si sono dimostrati degli inetti nella gestione. La prova provata è il contenzioso sorto in seguito alle attività di questi membri del CDA. Se c'è un contenzioso si prevedono fondi di accantonamento. Poi adesso non voglio fare l'oracolo, ma ho il sospetto che alla lunga il conto sarà a carico della cittadinanza e sarà un conto salato. In passato probabilmente sono stati fatti bilanci all'acqua di rose, che rappresentano quindi una mala gestione, e continuiamo a parlare di queste fondazioni. Non si mette in dubbio la capacità culturale delle persone che hanno rappresentato la Fondazione Fioroni, però purtroppo queste persone che vengono inserite nei vari CDA, e qua il discorso si può ampliare, okay, sono profondamente ignoranti per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Manca una cultura finanziaria e questo è l'effetto finale: paga pantalone. È volontariato quello, è volontariato. Col volontariato non si va avanti, non si amministrano i soldi col volontariato. Proseguiamo pure. Volontariato. Parola al consigliere Maurizio Raganà.
Sì, grazie Presidente. Vedo che l'ex assessore Scappini, adesso sindaco, conosce bene la situazione, a suo tempo faceva parte del Consiglio di amministrazione, e perciò prima ha detto che la responsabilità di questa assunzione è stata del Presidente Baratella, e anche detto, ecco, l'assessore Balaldi ha detto di grande valore, ma magari culturale, ma non come amministratore. Perché un'azienda che è in perdita non si può assumere per 5 anni di fila 2 dipendenti in tempo determinato e rimettergli 50.000 euro l'anno. Perciò, secondo me, per tutelare proprio il comune e i cittadini di Legnago, bisogna fare il ricorso al TAR. Perché io non sono d'accordo a dare un contenzioso. Un contenzioso vuol dire che paghi i cittadini di Legnago e continuiamo, come no? Teniamo in considerazione questi voli soldi che stai qua. E costa ai cittadini di Legnago. E premetto che il ricorso TAR è stato fatto un tanto meno, il ricorso FAR è stato fatto per le parrocchie che non pagano l'IMU. Non capisco perché non lo facciamo per questa cosa gravissima che sta succedendo. Veramente, guarda, insomma, è giusto, chi ha sbagliato anche deve pagare. Perché qua c'è degli amministratori, amministrano soldi pubblici, e nessuno li paga, e non lo so. Assume 2 dipendenti qua e domani venite a lavorare, sono perdita per 4-5 anni e dopo non sa succede. La mia domanda è che i soldi paghi i cittadini di Legnago, ma ci sono delle responsabilità effettive di chi ha fatto questa operazione ed è giusto fare un corso al TAR per tutelare i cittadini di Legnago. Grazie. Parola all'assessore Tommaso Casari. Grazie Presidente. Consigliere Raganà. Bene, buonasera a tutti. Allora, un paio di considerazioni le voglio fare anch'io su questo ordine del giorno. Allora, innanzitutto partiamo dal principio che le 2 figure assunte, il bibliotecario e l'archivista, erano un valore aggiunto per la Fondazione Fioroni. Per quale motivo? Erano persone competenti che svolgevano al meglio il loro incarico. E questo è il primo aspetto che è giusto mettere in evidenza. Il secondo aspetto, io mi ricordo quando sedevo i banchi della minoranza e mi ricordo quante volte abbiamo provato a chiedere i bilanci, ci sono sempre stati negati. A quel tempo io e il consigliere Porfido eravamo in prima linea sulla questione. Mi fa piacere che stasera invece il consigliere Bisighin abbia già tutti i bilanci, tutti i numeri, cosa che noi a quel tempo non avevamo mai avuto. E questo comunque è un dato che nel peso e nella bilancia della valutazione ha la sua importanza. Sapere quei tipi di bilanci, noi non li sapevamo a quel tempo, è importante per capire cosa è successo e cosa stava succedendo. Ma dobbiamo fare un altro passaggio che non è secondario, secondo me. Si parla di contenzioso, sappiamo che c'è una causa del lavoro e quella causa del lavoro è legata alla legittimità e quindi alla giusta causa, e poi c'è l'aspetto amministrativo con la Regione Veneto. Allora, qui bisogna ricordare un passaggio importante che è successo ed è fondamentale metterlo in evidenza, perché poi la Regione ha preso una posizione chiara e ha dato una risposta chiara. Tutto nasce dal fatto che quello che si viene a mettere in dubbio è il voto espresso dalla delibera del CDA. A quel tempo era presente anche il sindaco Rettondini, il numero poi di componenti era differente rispetto ad oggi, ma di fatto si è perpetrata una irregolarità, così come è stato definito dalla Regione, nei momenti in cui è stato fatto il voto per mancanza di numero legale. Ricordo che nella precedente seduta, quella incriminata,
il consigliere del CDA Zanoli era uscito perché non era d'accordo, il che significa che all'interno del CDA c'erano delle persone che non erano d'accordo nel licenziamento, così tout court. E ricordiamo che nel procedimento legato alla giusta causa vale il principio che prima di arrivare al licenziamento bisogna vedere se ci sono delle forme che possono essere di compensazione o alternative. Per esempio, si poteva pensare ad una riduzione dell'orario di lavoro, altre forme nelle quali le due persone, bibliotecario e archivista, che svolgevano egregiamente il loro lavoro potessero essere mantenute nel loro posto di lavoro per quello che facevano per la collettività. Questi sono degli aspetti che è giusto mettere in evidenza. Ne metto in evidenza un terzo. Mi ricordo quando l'ex sindaco Retondini, qui seduto, difendeva l'operato della dottoressa Baratella, difendendolo e dicendo che stava lavorando bene e che se era per lui sarebbe stata riconfermata. Quindi io vorrei sapere esattamente qual è l'oggetto del disquisire quando il sindaco con precisione vi ha spiegato che la situazione è sicuramente delicata, come sappiamo. Il CDA ha una sua indipendenza. Noi possiamo fare di tutto per cercare di conciliare le parti, ma il CDA va avanti perché ha una sua indipendenza. E noi su questo dobbiamo rendere conto che è così. Abbiamo un grande rammarico, lo dice uno che le ha fatte le battaglie su questa questione, che non voleva il licenziamento delle due persone e che soffre personalmente per quello che è successo. È giusto che le cause vadano avanti per la loro strada e che si provino a trovare tutte le forme, e questo è compito soprattutto anche del sindaco, ma di tutti noi, per arrivare ad una conciliazione, perché altrimenti diventa un ulteriore bagno di sangue che non sappiamo dove ci porta. Questo è il principio e sono convinto di quello che sto dicendo. Sei sotto scoppa. Si è dimesso, non è uscito. Prego, dal pubblico non si può parlare. Continuiamo con la discussione in aula. Continuiamo con la discussione, prego. Si è dimesso, non è uscito. Si è dimesso. La prima votazione è non si parla col pubblico e dal pubblico. Prego, assessore Casari, ex sindaco Retondini, vi prego di parlarne casomai dopo. Se non ci sono altri interventi, parola al consigliere Federico Giovanni. Ma è chiaro che almeno sentiamo la maggioranza parlare, se no almeno qualcuno che vota. È chiaro che chiedo che venga azzerato il tempo, Presidente, perché voglio 5 minuti più. 10 ne do. Prego dalla minoranza. Allora, cioè è chiaro che la questione del Fioroni è una questione che sta a cuore a tutti noi. D'altra parte non credo neanche che sia giusto tirare in ballo i dipendenti sulla riconoscenza, gratitudine, non credo, come se la responsabilità di quello che è successo sia soltanto loro. Io credo che questo pasticcio probabilmente non ci sarebbe stato se le cose fossero state fatte rispettando pienamente le regole e anche di più, perché nel momento in cui io vado a decidere su questioni talmente importanti e talmente delicate che riguardano la fondazione che appartiene alla città, ma soprattutto riguardano delle persone, è chiaro che mi preoccupo non di essere in regola con i regolamenti, ma ancora di più. E la cosa che mi sorprende è che in quel consiglio di amministrazione c'erano persone di alto profilo politico e amministratori di grande esperienza. E per quale motivo si è proceduti lo stesso, pur sapendo che si era borderline sul filo del rasoio? Questo è stato il pasticcio che è stato fatto. Prego, fate che si deve prendere la responsabilità, ma cosa dice? Prego dal pubblico, ex sindaco Retondini. Ma cosa sta a parlare quel signore? Chiedo che venga azzerato il tempo. Ma sospendo temporaneamente la seduta. Sospendo temporaneamente. Sospendo temporaneamente. Segretario generale che ti dà legittimità, ma di cosa parli? Ma stai zitto, ma per piacere, non sai neanche cosa stai dicendo. Vale, non sai neanche cosa sta dicendo, ma vergognati invece di fare il capogruppo, ma cosa stai parlando? C'è un presidente che si deve prendere la responsabilità.
Ma guardi, per cortesia, eviti pure di parlare con me, guardi che io non voglio neanche sentirla. Ma no, ma lei non deve dire delle cose che non stanno nel vero. Deve essere onesto. Una sentenza di allora se non lo sa, prima di dire quello che dice, si informi mio caro, se non ha no, lei non può dire delle cose che lei non e io avevo un segretario generale che mi siete tenuti perché sapeva fare il suo lavoro, ha capito? E sono espulso. Perché va a sentire certa gente che viene dall'esperazione. Devo a farmi troppo il culo da uno perché non è neanche da parlare in italiano. Scusa, a non mi piace mi sentirmi dire ciò che sono i miei, perché un presidente addirittura La verità? No. Tu mi sei là a poco, mi sembra un dai, sediti. Gabibo, sediti. Segna il capo di tutte le cooperative. Procediamo con l'appello, per favore, consiglieri. Mantovani, si secca, non abbandoni l'aula. Per me che sappiamo che comandi, dai, prende posizione che tardi, se no? Guardi che lei rappresenta il popolo, non so se democraticamente eletto che è stato, non lo so. Facciamo l'appello, non ha fatto l'appello. Non ha fatto l'appello. Ho un po' di contatti per fare l'appello. Che si massinino. Chiaro chiuso l'appello. Prego consigliere Falduto, ha 3 minuti di tempo. No, dai, andiamo ancora 5, dai. Allora, ma io mi spiace insomma che ci sia stata questa discussione, perché non era mia intenzione offendere nessuno dei componenti del Consiglio di amministrazione eccetera. Io ho voluto fare soltanto una considerazione politica che ribadisco e che confermo, e che secondo me in generale, qualunque posto questo accada, quando un Consiglio di amministrazione deve assumere delle decisioni importanti per l'ente e per le persone, è necessario che il Consiglio di amministrazione sia responsabilizzato, che siano presenti tutti quanti e che si discuta consapevolmente su quello che succede. Non si può, secondo me, prendere delle decisioni così importanti eccetera con una maggioranza risicata, che poi alla fine c'è stato anche l'inghippo, probabilmente non saputo prima, ma c'è stato. Io soltanto questo ho voluto dire, cioè una considerazione di carattere politico, che certe scelte, certe decisioni vanno prese con grande responsabilità e con grande consapevolezza, coinvolgendo per intero un consiglio di amministrazione. Io non pretendo che di fronte a decisioni di questo tipo, licenziamenti o altro, ci sia la maggioranza dei voti, ma quantomeno che la maggioranza, stragrande maggioranza del Consiglio di amministrazione partecipi. Probabilmente se questo non è avvenuto sarebbe stato forse, dico non lo so, più giusto rimandare, aspettare, vedere se fosse possibile prendere quella decisione in un contesto diciamo ambientale diverso e con un maggiore coinvolgimento da parte del Consiglio di amministrazione. Finisco dicendo che sosteniamo a questo punto l'iniziativa che ha preso il nostro sindaco di tentare una conciliazione tra le parti, perché ci sembra la cosa più giusta e più sensata, e quindi sull'ordine del giorno che è stato presentato io personalmente e il mio gruppo ci asteniamo. Grazie. Sei responsabile dei danni, morzali. Parola al consigliere Danieli Roberto. Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato tutti gli interventi anche con la volontà di capire, però
Parto da un dato preciso e poi mi addentrerò su questioni tecniche. Cioè, io prima, quando ho fatto l'interrogazione, avevo chiesto che l'amministrazione mi dicesse, anzi non li leggo perché sennò perdo troppo tempo, che mi dicesse cosa avevate intenzione di fare. Io ho sentito 5 minuti del sindaco, 5 minuti dell'assessore Baraldi, 5 minuti dell'assessore Casale, 5 minuti del consigliere, non avete detto quali sono le vostre intenzioni. Avete detto che non voterete questo ordine del giorno, ma lo sapevamo già. Io non so ad oggi quello che avete intenzione di fare voi. Lei ha detto che parlerò, sto parlando, sto trattando, mediazione assistita, non mediazione assistita. No, io vorrei sapere tecnicamente a cosa andiamo incontro. Cosa vuol dire la mediazione assistita? Cosa vuol dire quanto dovremmo sborsare e chi dovrà sborsare? Perché si parla di, secondo me, svariate decine di migliaia di euro, anche perché uno chiederà l'indennità arretrate, chiederà i danni morali, chiederà tante cose, quindi possiamo fare tutte le mediazioni assistite legali che vogliamo, però il dato oggettivo è che bisogna tirare fuori dei soldi, punto. Detto questo, poi però adesso ragioniamo da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista tecnico io me la sono letta tutta il punto 13 dell'ordine del giorno della seduta 03/03/2016 del Consiglio regionale, della Giunta regionale, ed è di una chiarezza impressionante e di una precisione notevole. Probabilmente qualcuno forse prima di parlare faceva meglio leggerla, dei consiglieri di maggioranza, perché è vero che solleva il vizio di forma sul licenziamento, ma non si limita a questo. Si limita a fare altre considerazioni che sono fondamentali per cercare di capire quella che deve essere la traiettoria dell'amministrazione, per salvaguardare, come diceva l'assessore Baraldi prima, un bene che secondo me a Legnaro non può non esistere, tanto per essere chiari. E ci sono un paio di punti, diciamo, notevoli, tra cui, li leggo brevemente, tra cui questo. Pertanto, l'analisi dei bilanci attesta la reale situazione finanziaria dell'ente e la decisione di licenziare i due dipendenti è pienamente adeguata alla situazione in essere. Questo dice la Regione Veneto. Oltretutto dice anche un'altra cosa che è fondamentale. Infatti la presenza di risorse umane in pianta stabile non è prevista nell'atto di fondazione. D'accordo? Quindi non era previsto che ci fossero i dipendenti nello statuto della Fondazione Fioroni. Quindi chi ha sbagliato, ma non metto in dubbio la capacità, la voglia di fare il volontariato, però probabilmente non è in grado di gestire un ente del genere. Questa è la realtà dei fatti. Ha sbagliato chi li ha assunti, non chi li ha licenziati. Chi li ha licenziati è stato costretto a farlo. Questo è il ragionamento che forse qualcuno non ha capito e continua a non capire, perché se voi chiedete il reintegro, la mediazione assistita, probabilmente non riuscite a capire che state perseverando nell'errore di chi ha assunto questi due dipendenti tempo fa. Poi non metto in dubbio che sono stati bravissimi, bravi, utili, sarebbero utili ancora sicuramente, però il dato oggettivo è il bilancio. Il bilancio non dovevano essere assunti per il semplice motivo che è dal 2005 che il bilancio è negativo, ma è negativo pur avendo venduto gli immobili. Quindi non poteva permettersi una fondazione Fioroni di assumere due dipendenti, come non si può permettere adesso di riassumerli. Questo è il dato. Cioè non penso che ci siano altre cose da fare se non fare un ricorso al TAR. Purtroppo mi metto nei panni di due licenziati e capisco la difficoltà di doverlo fare, ma penso che sia l'unica soluzione che possa consentire primo alla fondazione di andare avanti con il proprio lavoro e secondo di non dover tirare fuori una valanga di soldi. Questo è il dato di fatto e sfido chiunque a dirmi che sto sbagliando. Lei può anche sorridere e consigliere Fonduto, ma se leggeva questo magari qualche castroneria non la diceva, capito? Doveva leggere questo documento qua. No, c'entra tantissimo. Non è un dibattito con consigliere Fonduto, per favore. Non dovevano essere assunti. Questa è la realtà dei fatti. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni.
pagare questi scherzi. Aspetta che venga qui del tempio di reclamazione, Chiaro, chiusa la votazione. Complimenti. Io sono un punto che comparativo del tranquillo. Claudio, che dovresti votare a favore, che è stato Ascolta cara, se no sono quella cooperativa del Parnecchio che dico gli amici. L'altro amico era sabato la Agatino. Quindi è la maggioranza. Favorevoli 5, contrari 0, astenuti 10, esito non approvato. Proseguiamo quindi con il secondo punto, l'ordine del giorno. L'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 26 del regolamento del Consiglio Comunale in data 21/3/2016 sulla localizzazione dei futuri alloggi dei Carabinieri. Parola al consigliere Loris Bisighin. Grazie Presidente. Allora, i sottoscritti consiglieri comunali, Loris Bisighin, rappresentante del gruppo Lega Nord, Lega Veneta, Forza Italia, Unione Cattolici Legnanesi, Maurizio Raganà, rappresentante del Forza Italia, Roberto Ranieri, rappresentante del gruppo Centrodestra, Luca Cardinale, rappresentante del gruppo Civica Pragnago, vista la delibera di Giunta Comunale 182 del 10 giugno 2015 e del termine dirigenziale 774 del secondo settore del 28 settembre 2015, con la quale, grazie ai soldi dei cittadini legnaghesi, vengono acquistati nel comune di Azzari numero 2 alloggi per complessivi 310.000 euro. Considerato che il taglio effettuato nella stesura del patto è di circa il 50% della potenzialità edificatoria, giustificata dal fatto che esistono circa 5.000 alloggi potenziali sfitti o da edificare nel nostro territorio comunale, dato atto che l'amministrazione comunale deve credere e investire nel proprio paese, chiedono che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco affinché i futuri alloggi vengano rigorosamente acquistati nel territorio comune di Legnago. Si richiede inoltre che la localizzazione degli stessi sia comoda alla sede operativa dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, io cerco di predicare, di convincere i colleghi a votarla positivamente, perché uno può sbagliare, ma perseverare è diabolico. Allora io dico, se non condivido la scelta della caserma, lo dico e lo ribadirò sempre, in quella posizione, perché avete portato un servizio, l'avete esternalizzato vicino a Cerea, quella era un'idea della precedente, inutile fare quella faccia Giuliano Mantovani, lo dirò sempre perché lo penso. In quella sede è sbagliata, momentaneamente era giusto, ma la sua sede naturale era dove era posizionato nel vecchio PRG, non fatto da me, ma fatto da Gandini, Scappin e compagni. Quello era la sede corretta. Adesso gli alloggi, dopo che tagliano il patto di 5.000, perché ci sono 5.000 alloggi sfitti, andiamo a comprarli dall'altra parte. Ma questo è una cosa oscena. Io non so voi come consiglieri possiate accettare una cosa del genere. Un'azienda non crede nella propria azienda e va a investire i soldi dei suoi dipendenti in un'altra azienda. È una cosa pazzesca questo qua, inconcepibile. Primo. Secondo, non ci sono i soldi, da 4 alloggi ne avete comprati 2. Gli altri 2, almeno gli altri 2 comprateli qua vicino, li costringete a portare a vivere in un altro comune dall'altra parte. Ma vi rendete conto che Angiari non ha servizi, non ha tutte le cose? Ma perché i terreni costano di più a Legnago rispetto a Angiari o Chiara e altre zone? Perché Legnago ha dei servizi che noi paghiamo e che loro possono soffrire, inoltre è lontano. Quindi dico, non ci sono i soldi, ma scusate, ma non avete un po' di inventiva? Ma voi prendete solo le cose fatte senza metterci del vostro? L'attuale caserma, per esempio, visto che si spostano, uno poteva fare un progetto cosa presente con cosa futura che si fa nel privato
è un'impresa edile, si dice ti do la sede della caserma dei carabinieri quando si sono spostati, in cambio ti do i 360.000 euro, 610.000 euro che avete scocito e mi fai 4 alloggi. Questo poteva essere un'altra, ma ce ne sono 1000 delle altre soluzioni che siete voi nella sala di bottoni, ma quella che state facendo l'avete fatta per 50% sbagliata, almeno recuperiamo l'altro 50%. State sbagliando ulteriormente, non è concepibile che dei carabinieri che lavorino a Legnago devono andare a posizionarsi nel comune di Angiaro. Ma allora dovesse andare ad Angiaro, potevate dare a Roma Chiara, costano ancora meno. Ma perché la scelta di Angiaro? Ma sì, dice il referente di quello che fa le pubblicazioni, che è il vice sindaco di fatto, che non dico il nome, ma solo il cognome Marconi, dice semplicemente perché la metà le andiamo a investire negli alloggi alti del Legnago. Ma porta pazienza, allora comprami gli alloggi alti del Legnago, me li sistemi e li dai ai carabinieri, gli dai 310.000 euro e metti a posto a Vigo, metti a posto un'altra parte, costruisci e li costruisci in quella sede. Ma c'erano tante altre soluzioni. I Peraroni, che ogni volta che passo io associo l'idea, ma nessuno passa di me, io non dimenticherò mai, perché quelli lo dissi in consiglio comunale quando ero in minoranza e sono ancora in minoranza, vuol dire che merito di essere in minoranza. Quando avete fatto, quei due signori che erano all'epoca in maggioranza, io dissi all'epoca, guardate che sono sbagliate le scelte urbanistiche di fare quei 5 Peraroni che sono a Porto, e adesso sono sfitti, sono lì, e diventerà un Bronx quelli, perché sono stati venduti a 10.000 euro all'uno quegli appartamenti. Scaduto il tempo, consigliere Pisighi. Alla prossima. Parola al sindaco Clara Scapin. Allora, è da 30 anni che si aspetta la nuova caserma dei carabinieri, da 30 anni. Nel 2008 poi c'è stata una segnalazione di un progressivo peggioramento della staticità della struttura, per cui a un certo punto noi siamo stati chiamati in prefettura, va bene, con generale, colonnelli vari, capitano nostro, eccetera, per dirci o Legnago decide di trovare una soluzione oppure il comando dei carabinieri verrà spostato. Quindi c'era il rischio, la necessità, perché c'era, per favore Maurizio ascolta anche tu, perché c'era la necessità di dare una risposta immediata, non pensare di costruire cose nuove eccetera, di dare una risposta immediata, bisognava trovare i soldi per darla. Il generale mi ha chiesto i tempi e i modi. C'era anche l'assessore Giorgetti, oltre il prefetto, oltre il presidente della provincia, insomma un incontro ad alto livello per capire dove si voleva andare. Tieni presente che il comando dei carabinieri di Legnago risponde a 25 comuni. Se a Legnago c'è l'ospedale, vabbè, non è che l'ospedale sia di Legnago, è di un territorio vasto. Se a Legnago c'è la caserma dei carabinieri, della compagnia dei carabinieri, è perché risponde a un territorio vasto, quindi non è che dobbiamo volerlo subito solo esclusivamente a casa nostra. 25 comuni, credo che in quella posizione sia sempre sul territorio legnaghese e sia capace di dare una risposta importante a 25 comuni, un territorio più vasto. Comunque cosa si è fatto allora? Cosa si è fatto? La vostra proposta che chiedeva, che prevedeva oltre 5 milioni di euro era impossibile da realizzare perché non c'erano i costi, non c'erano i soldi, in più era molto più lunga e noi dovevamo dare una risposta nell'arco di un anno e mezzo. Quindi abbiamo cercato di individuare una zona, un edificio bellissimo, quello del Consorzio Valli Grandi, una posizione splendida, edificio meraviglioso, quindi il comune avrà un immobile di altissimo livello, e poi c'era il problema delle abitazioni. Il capitano Provvidenza allora continuava a insistere con forza: qui ci sono bambini, ci sono famiglie, ci sono operatori, ci sono cittadini che vengono e ci sono questi problemi eccetera. Abbiamo necessità di avere degli alloggi al più presto possibile. L'assessore Giorgetti, che era presente, ha tirato fuori la soluzione, ha detto l'Atera 4, bisognava trovarne 4 uniti bisognava trovarle, perché c'è un problema di sicurezza e quindi devono essere uniti.
Noi abbiamo un contratto d'affitto con questo che ci danno 27.000 euro l'anno, va bene? E grazie al fatto che noi gliele restituiamo adesso possiamo mantenere quel contratto, cosa nuova, perché i nuovi comuni che danno c'è un comune in provincia di Rovigo che ha costruito una nuova caserma di carabinieri nuova, ha chiesto l'affitto e lo Stato ha detto no, non ti diamo niente. Noi siamo fortunati che recuperando il vecchio contratto noi possiamo avere 27.000 euro ancora all'anno di affitto ed avere degli immobili splendidi. Abbiamo fatto un contratto con l'Ater, quindi ma prima di acquistare quegli appartamenti abbiamo fatto un bando, abbiamo chiesto, quando abbiamo venduto il tribunale, abbiamo chiesto al demanio se era congruo il prezzo, quindi abbiamo trovato tutte le soluzioni possibili e immaginabili. È chiaro che se lo trovavamo a Legnago era meglio, nessuno ha risposto per avere 4 appartamenti a quel prezzo. L'Ater inoltre utilizza metà del ricavato per recuperare appartamenti, visto che c'è una grandissima richiesta di alloggi per l'emergenza abitativa e delle famiglie, quindi metà dei soldi che noi diamo per l'acquisto di appartamenti, 4 villette nuove, 2 ne abbiamo pagate adesso, 2 abbiamo l'opzione nel 2016, bene, saranno reinvestiti sul nostro territorio e noi abbiamo dei beni come comune, dei beni importanti, i soldi sono già previsti e quindi ci saranno. Addirittura l'Ater si recupererà, invece di tutti i soldi liquidi, incamererà un appartamento che ci è stato dato a Porto in un condominio che noi non sapevamo come farne e quindi scalerà da quel costo e se lo terrà l'Ater. Quindi secondo me abbiamo fatto un'operazione ottima. Il generale, il colonnello, il capitano attuale, tutti sono d'accordo su questa soluzione, quindi tutti sono contenti. Questa sarà la soluzione definitiva e varrà per un territorio vasto e Legnago sarà brava perché come sempre è stata capofila per garantire un servizio di sicurezza sul territorio. Io credo che a settembre-ottobre insieme, tutti insieme andremo a inaugurare. Tempo scaduto. Bevi un goccetto Claretta. Come? Bevi un goccetto che non ti stoppi. Per carità del mondo. Chi si loda si imbrode. Vai a vederlo Loris, vai a vedere l'edificio come bello. Ma a me lo dici che è stata la mia idea precedente amministrazione, ma momentaneamente. Non è un dibattito e per favore consigliere Loris si può spegnere perché si è prenotato erroneamente. Va bene. Però il consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente. Vai a investire Legnago già. Faccio un intervento, parlo subito perché francamente devo fare delle precisazioni. Ho piacere che ci sia anche sugli spalti un esponente dell'Arma, Maresciallo Dono, che saluto, perché voglio che si scusi per piacere, voglio che sia chiaro quello che sto per dire. Prendendo spunto anche dall'articolo apparso sul primo giornale, che si vede che è una consuetudine degli assessori ai lavori pubblici probabilmente fare questi pseudo attacchi, vedature politiche sulla mia, diciamo, appartenenza oppure amicizia con quell'assessore regionale Giorgetti. È un dato di fatto, comunque ve lo dico, probabilmente il prossimo assessore ai lavori pubblici lo farà per la prossima vicenda pseudo analoga. Detto questo però io voglio chiarire un aspetto. Va bene, la caserma dei carabinieri verrà rifatta il prossimo anno, la inaugureremo, verrò anch'io molto volentieri, però devo puntualizzare una cosa, assessore Marconi. Lei ha ringraziato giustamente Giorgetti perché le ha dato la soluzione, ma la soluzione dovete tirarla fuori voi, no Giorgetti. Io mi ricordo perché ne ho parlato tranquillamente con Massimo Giorgetti dopo l'incontro che avete fatto. Vi siete presentati a Verona un incontro fondamentale senza garantire all'Arma la possibilità o un'idea su dove sistemare i militari che abitano in quella fatiscente abitazione vicino tra l'altro a casa mia. Questa è la realtà di fatti. Quando il generale vi ha chiesto ma se voi non date un alloggio a questi militari visto che è pericolante, li tiro via da Legnago, Giorgetti è intervenuto e ha detto vabbè insomma se non avete una soluzione vi do gli appartamenti ad Angiari, incomodato d'uso gratuito, io sono rimasto faccio parlare il consigliere Daniele. È un problema vostro, non è un problema suo, anche perché lui fa gli interessi
dell'Ater, perché allora era assessore ai lavori pubblici, eravate voi che dovevate fare gli interessi del comune di Legnago, non l'assessore regionale Giorgetti. Voi non siete stati in grado di fare gli interessi dei comuni di Legnago, questa è la realtà dei fatti. Dopodiché, se i militari vanno in 4 alloggi ad Angiari con tutti i crismi del mondo, sicuri al 100%, io sono contento per la loro incolumità e per l'opera che fanno sul territorio legnaghese. Non sono assolutamente contento che vadano ad Angiari, soprattutto in alloggi pagati con i denari dei cittadini legnaghesi. E questo è un dato oggettivo e voglio che sia ben chiaro anche all'amico Federico che ha scritto l'articolo sul Primo, che mi chiede appunto la mia replica in Consiglio Comunale, e questo è quello che penso. Questo è quello che penso sulla vicenda. Giorgetti quella volta là ha dato una soluzione che doveva dare l'amministrazione, d'accordo, per risolvere il problema. Voi non siete stati in grado di darla e lui vi ha dato un consiglio, chiuso il discorso. Quindi è inutile che vada a dire che Danieli sapeva, perché non c'entra niente sto ragionamento qua. Vi siete presentati ad un incontro fondamentale senza avere una soluzione al problema. Questa è la realtà. Ecco, detto questo mi fermo qua, non ho altro da aggiungere, però questo è un dato oggettivo. Si spendono più di 300.000 euro per 4 alloggi dell'Ater, che diventeranno due, ma poi saranno altri 2, 620. Poi saranno altri 2, e vi dico questo dato, a parte il fatto che ci sono migliaia di appartamenti e di unità immobiliari invendute a Legnago. Io non so quel tipo di bando, non l'ho letto, però francamente mi risulta difficile perché per quella cifra non ci fossero 4 alloggi a Legnago, anche perché ne ho appena ultimati io 4 di nuovi in linea spendendo 360.000 euro nuovi. Quindi penso che dal punto di vista economico, senza usufruire di altro terreno, c'era la possibilità di ricavarne 4 a Legnago o di comprarne 4 ad un importo anche inferiore. Quindi questo mi andava di puntualizzare questo, perché francamente da quanto apparso, da quanto ho letto in questo articolo, chiedo scusa ma proprio è una travisazione della realtà veramente bestiale. Grazie. Parola all'assessore Claudio Marconi. Allora io cercherò di andare oltre un po' le polemiche che capisco che ci possono essere e fanno parte anche della dinamica politica, e vorrei guardare da amministratore la sostanza della cosa. Stamattina sono andato a vedere lo stato dei lavori della nuova caserma dei Carabinieri. Non era la prima volta che andavo, però ho voluto andarci stamattina per essere anche mentalmente preparato al Consiglio Comunale che c'era stasera su quello che reputo un tema fondamentale per la nostra città. Allora, vedete, possiamo fare tanti ragionamenti e certamente anche a me sarebbe piaciuto, credo a tutta l'amministrazione, come assessore ai lavori pubblici, sarebbe piaciuto poter dare una risposta all'interno del territorio cittadino di questo problema. Però sapete anche voi, e lo sapete qualcuno anche meglio di me, perché magari è più anni che frequenta queste aule, che la politica è l'arte del possibile. E l'arte del possibile si fa con le cose che sono fattibili. Allora, nel momento in cui noi avevamo questa urgenza, ma era veramente un'urgenza, perché lo sappiamo tutti che da un certo numero di anni la città attendeva una risposta e l'Arma premeva, giustamente, perché queste persone che fanno uno dei lavori più delicati che ci sono hanno diritto di essere accolte in una struttura, ma non solo le persone, anche il cittadino. Perché se io devo fare una denuncia nella caserma dei Carabinieri, devo entrare in un ambiente che abbia un minimo di conforto, un minimo di decoro, cosa che purtroppo nell'attuale edificio, per ragioni che sappiamo, non c'è. Allora, l'operazione si misura dalla concretezza, e la concretezza è che entro quest'anno noi avremo la nuova caserma. Tra l'altro, ripeto, io invito, anzi manderò una mail, vi invito formale ai consiglieri, andiamo a vederla insieme.
Perché credo che solo andando a vedere questo edificio noi possiamo capire che non solo abbiamo recuperato un edificio che altrimenti sarebbe stato, che è stato pagato con soldi pubblici, 1 miliardo di lire all'epoca quell'edificio lì, non poco, e lo recuperiamo alla collettività, ed è un edificio che dal punto di vista dell'utilizzo ha 3 piani più un seminterrato. Ho visto il posto delle camerate, le cucine, la distribuzione dei pasti, la hall, ho visto la zona anche dove ci saranno il cuore del comando di compagnia, cioè ci saranno i computer, ci sarà tutta quella cosa che ci dà sicurezza, è un presidio di sicurezza. Allora, capite, farlo lì dove c'era fronte via Mantova, certo, sicuramente sarebbe stato bello anche lì, non c'è dubbio, ma ci volevano qualche soldo in più che le casse del comune non hanno, scusate, che le casse del comune non hanno. Non è vero. Se è vero, e le prego di non rispondere. Prego della minoranza, fate finire l'assessore. E noi abbiamo creato una situazione che nell'arco del 2016 risponde pienamente alle esigenze. Poi c'è il problema degli alloggi. Allora anche qua è chiaro che abbiamo percorso tutte le strade, abbiamo percorso le strade anche del bando, però le esigenze che i carabinieri manifestavano non hanno trovato una risposta, ed evidentemente noi nel momento in cui facciamo da capoluogo della Bassa Veronese dobbiamo anche accettare che il capoluogo in alcuni momenti deve anche trovare le soluzioni anche in qualche comune vicino se non le trova nel proprio territorio, perché se nessuno si è offerto di vendere al prezzo che si poteva vendere, è chiaro che abbiamo trovato questa soluzione, e va ringraziato anche l'assessore per avercela proposta, e dopo noi l'abbiamo trattata con l'Ater e abbiamo trovato una soluzione che soddisfa, e qua devo ringraziare anche il nostro ufficio tecnico, che sono tutti i giorni a controllare le 3 ditte che stanno lavorando, e hanno anche sistemato quello che doveva essere sistemato in tempi rapidi degli alloggi, e già negli alloggi ci abitano il comandante di compagnia e il comandante di stazione. Quindi da questo punto di vista io reputo che al di là delle polemiche che vedete ci possono stare, la città entro fine anno avrà la caserma dei carabinieri. Questo è l'unico fatto che conta. Sei fuori tema. Stiamo parlando degli alloggi. Parola al consigliere cardinale Luca. Ringrazio il sindaco di Agiari che ti ha dato. Grazie Presidente. Ecco, ringrazio subito l'assessore Marconi per il suo invito, che accetto volentieri venire in cantiere e seguire anche l'opera, che ricordo tutti è di importanza fondamentale per la città di Legnano. Sì, in effetti le valutazioni da fare sono tante. Mi accodo in tal senso al collega Visighin quando dice che l'ubicazione della nuova caserma dei Carabinieri sarebbe stata ottimale in via Mantova, fronte via Mantova. Questo perché, come già dissi nei precedenti consigli comunali, riterrei un grandissimo fregio poter avere la caserma dei Carabinieri in una delle vie principali della mia città, soprattutto all'ingresso della stessa, perché sarebbe veramente un gran bel simbolo, quello da potersi mettere sul petto. Detto questo, ragionando in merito all'investimento complessivo, faccio questo piccolo cappello introduttivo. Non so, Assessore, se davvero la scelta attuale che state portando avanti porti ad un investimento economico inferiore, uguale o maggiore rispetto a quello invece del nuovo immobile da nuova costruzione. Questo perché ci continuiamo sempre a portare avanti determinati numeri, i quali poi devono essere verificati sulla scorta di quanto effettivamente dovrà essere reso per il realizzo di questo nuovo immobile. La pratica deve essere completata con un investimento che il Comune ha già fatto in parte e che deve terminare, ossia gli alloggi dei Carabinieri, e per quanto riguarda la caserma invece continuiamo sempre ad avere un'incognita, e non è la prima volta che ne parlo, l'incognita che sarebbe in merito ad una eventuale normativa antisismica di un edificio vecchio quale stiamo andando a ristrutturare. Quindi
non so se il progetto, ma non mi pare che lo preveda, dica anche di mettere mani all'antisismicità dell'edificio stesso, e mi auguro davvero che un domani non vengano fuori sorprese come è già capitato in altri istituti molto importanti per la collettività. Per quanto riguarda invece l'argomento vero e proprio di quello di cui stiamo parlando, ossia gli alloggi dei carabinieri, ma è certo e indiscutibile che la situazione fosse stata di emergenza assoluta, emergenza che arrivava già da qualche anno prima rispetto a questo nel quale invece abbiamo cominciato, 2015, anno nel quale abbiamo cominciato a trattare sia la caserma che gli alloggi. Non voglio sollevare vespai, far polemiche o quant'altro, assolutamente lungi da me, ma sembra quasi che questa pratica degli alloggi e in parte anche la soluzione appunto di fare la caserma in quel posto sia un po' come voler togliere le castagne dal fuoco a qualcun altro, e qui mi fermo con questa piccola considerazione. Perché faccio questa considerazione? Perché 640.000 euro per 4 alloggi effettivamente li ritengo una cifra importante, la quale poteva essere spesa sul territorio legnaghese. Sono felicissimo che ai carabinieri vada bene l'ubicazione di queste abitazioni, va benissimo il fatto che siano 4 abitazioni, una vicina all'altra, per garantire la loro sicurezza ed incolumità, ci mancherebbe altro, però sollevo per l'ennesima volta la questione trasparenza. Avete fatto una campagna elettorale la quale millantava, nel vero senso della parola, un'estrema trasparenza, comunicazione verso la cittadinanza, noi saremo il baluardo di tutte queste buone proposizioni, ma il bando io non l'ho visto. Nessun legnaghese al quale ho chiesto informazioni in merito sapeva che esistesse un bando per il quale qualsiasi agenzia immobiliare poteva proporci verso l'amministrazione dicendo: io ho questi appartamenti, io ho queste residenze e ve le metto a disposizione per questa cifra. Quindi, ripeto e sottolineo, è inutile che continuiamo a rifugiarci dietro un dito, ossia nasconderci dietro al fatto che Legnago non ha un ufficio stampa, perché le comunicazioni si possono fare comodamente, quando c'è qualcosa da dire anche semplicemente via Facebook la si fa, e in questo caso, e parliamo di cose molto importanti, non la si fa. Quindi perdonatemi, è un monito, 640.000 euro non dovevano essere spesi ad Angiari, semmai a Legnago. L'importante è che comunque i carabinieri ne siano felici. Grazie. Parola al consigliere Zanetti Elena. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, io mi soffermo un attimo sul discorso caserma, carabinieri e abitazioni da un punto di vista tecnico. Non entro tanto nel merito delle considerazioni giuste sia del sindaco che degli assessori. Ho fatto una ricerca anche con le compagnie, le caserme con cui va confrontata Legnago. Allora Legnago ha 9 stazioni, occupa un territorio che copre 25 comuni con 145.000 abitanti. Legnago è la stazione capoluogo e al suo seguito ci sono Minerve, Colonia Veneta, Roncoalladi, Geopeano, Sanguinetto, Gazzo, Roncanova, Castagnaro e Cerea. Perciò il territorio che copre la compagnia di Legnago è vastissimo e la compagnia di Legnago con la stazione capoluogo è rimasta nel comune di Legnago. In una via o in un'altra via. Ascoltami, c'è un regolamento, scusate, abbiamo un ordine del giorno. Ci sta arrivando. Consigliere Raganà. L'ordine del giorno è chiarissimo, parliamo di appartamenti, non parliamo niente. È una prefazione, consigliere Raganà, faccia finire il consigliere Zanetti. Faccia finire il consigliere Zanetti. Lei è capace. Raganà, hai silone di comandare. Abbiamo l'ordine del giorno, parliamo di appartamenti che buttate via i soldi. Va bene? Consigliere Raganà, faccia finire. È una prefazione. Consigliere Raganà, si dia una calmata, per favore. Cosa per favore? Si dia una calmata. Abbiamo l'ordine del giorno. Prego consigliere Zanetti, continui. Faccia il Presidente, non c'è mai qua. Allora, la caserma è rimasta nel territorio di Legnago. Il punto dell'ordine del giorno sono le abitazioni, cioè l'assegnazione degli alloggi privati.
Per la compagnia Carabinieri di Legnago, in questo caso gli alloggi vanno al comandante della compagnia della stazione capoluogo e del nucleo operativo radiomobile. Il fatto anche del regolamento che ha l'Arma, ha un regolamento interno, nulla vieta che le abitazioni siano non attaccate alla caserma dei Carabinieri. Un altro esempio ne è San Bonifacio. San Bonifacio non ha le abitazioni dentro alla caserma. La Zise per 10 anni non ha avuto le abitazioni dentro la caserma. Faccia finire con Sier Zanetti. Allora, per questa dislocazione, anche se in un altro comune, ci sono gli accordi e l'ok del comandante provinciale che si è susseguito negli anni, nonché quello della Legione Carabinieri Veneto e non per ultima la prefettura. Inoltre le abitazioni non servono al lavoro del militare e a quello che è il lavoro della caserma, servono a reperire nelle immediate vicinanze il militare qualora ce ne fosse bisogno e a dare un punto alla famiglia del militare, ma nulla hanno a che vedere con il lavoro dei militari, nulla ha a che vedere l'alloggio, anche se non nelle vicinanze della caserma, con la sicurezza o con il lavoro che devono fare i militari. Prova ne è che noi non siamo il primo comune ad avere le abitazioni staccate dalla caserma. L'esempio migliore è San Bonifacio, è grande come Legnago, la struttura della caserma è come quella di Legnago, non ha le abitazioni in caserma. Vai a abitare tu Lanzaviro, consigliere Bisighin, ma perché non ci vai tu a abitare a Lanzaviro? Parola al consigliere Maurizio Raganà. Grazie Presidente. Ma l'avete letto l'ordine del giorno? No, Staccani. L'ordine del giorno dice: considerato il taglio effettuato dalla stesura del PAL 50% per identificatore giustificato, dato atto che le amministrazioni comunali deve credere, investire nel proprio paese, chiedono che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco affinché i futuri alloggi vengano regolarmente acquistati nel territorio del Comune di Legnago. Si richiede che l'educazione degli stessi sia comoda ed sede operativa delle armi carabinieri. Ma qua abbiamo parlato di tutt'altro. Nessuno mette in dubbio che la caserma dei carabinieri era fatiscente, quella di Legnago, che era pericolante, tutto quello. Anche nessuno intervento sindaco, vice sindaco, non entra niente. Noi stiamo parlando che avete buttato via 310.000 euro per comprare 2 appartamenti a Angiari. E andiamo anche a pagare l'IMU a Angiari. No, non si paga perché è un servizio. Ecco. Va bene. Comunque non entra questo discorso. Comunque in ogni caso andiamo a buttare via i soldi. E la nostra richiesta è: se adesso avete sbagliato, in futuro i prossimi appartamenti compriamo nel comune di Legnago, che ne sono 5.000 di sfitti in Legnago. Anche perché diamo una mano all'economia di Legnago. Poi girate i discorsi, nessuno dice che i carabinieri non li vogliamo a Legnago, anzi noi li volevamo proprio vicino a Galassia. Bravo. E voi girate, parlate che l'altra che la parla che andiamo a San Bonifacio a portare gli appartamenti, che ma cosa state parlando? Ma quando c'è un ordine del giorno, state in tema qualche volta, ed è il Presidente. Come? È il Presidente, lo legge l'ordine del giorno, non ha tempo perché via tutte le settimane. Lo legga! E quando qualcuno interviene, e quando consigliere Raganà, nel rispetto dei lavori dell'Assemblea, le chiedo di darsi una calmata. Lei non ha rispetto del regolamento. Sei fuori tema. Io sono fuori tema. Consigliere Bisighin. Proseguiamo il Consiglio Comunale. Comprendo che ci sono le telecamere e dobbiamo fare ciò. Adesso, per favore, proseguiamo con il Consiglio Comunale. Ci sono le telecamere, non facciamo niente. Prego, proseguiamo. Parola al consigliere Castelletto Federico. E se può spegnere per favore il microfono, consigliere Raganà. Pare che gli insegna il segretario, pare il Presidente.
Rimettete, figli anche tu 4 amici che vieni qua a fine settimana. No, pare che l'intervento di Berti sia consigliere, Consigliere Raganà, assessore Simone Pernecchele, prego consigliere Castelletto. State rubando tempo al consigliere Castelletto. Ma io non me lamento che lo rubino pure, glielo concedo, glielo do incomodato d'uso. Un po'. No, siete voi che prima accettate gli immobili in comodato d'uso e dopo vi tocca pagarli, anzi strapagarli. Voi che non siete seri. Prima il consigliere di maggioranza Zanetti parlava di San Bonifacio. Ma probabilmente la caserma, se andiamo a vedere l'esempio di San Bonifacio, gli alloggi sono all'interno del comune di San Bonifacio, sicuramente non sono andati ad acquistarli a Monteforte, Soave, Roncara, Bestenanova o su di là. Noi invece siamo andati ad acquistarli ad Angiari e abbiamo fatto un bando ad hoc che è rimasto fuori poco tempo. 2 mesi. Me lo ricordo. Quindi si è saputo? Perché lui è attento. No, l'ho visto, ce l'avete proposto in commissione. L'abbiamo visto. Ma lui non viene nelle commissioni, sai che tu lo sai. Però purtroppo voi mi insegnate che se non vogliamo fare una cosa, i bandi vengono costruiti come i vestiti ad hoc, in modo tale che vadano deserti e dopo si possa andare liberamente, visto che a monte c'è stato un bando che è andato deserto, nella direzione che avevate già individuato. E il bando vi serviva solo per giustificare la scelta. Bisogna essere onesti da questo punto qua di vista. Il bando è stato fatto apposta perché andasse deserto, in modo tale che dopo si potesse, bene o male, andare dritti per un'unica strada, che era quella di acquistare gli immobili ad Angiari. Punto. Parlare consigliere Castelletto. Basta. È inutile alterarsi tanto, questa è la verità. Per favore. Dovete accettarla. Dovete accettarla. Avete preferito portare risorse e denaro ad Angiari invece di tenere le risorse e il denaro nella comunità legnaghese. I soldi invece di farli girare a Legnago li fate girare ad Angiari e prendiamo atto della vostra scelta, ma è una vostra scelta. Sicuramente se veniva proposta alla cittadinanza una scelta così ve la bocciava. Dovete affrontarla la verità, dovete nascondere la testa sotto la sabbia. La scelta è stata fatta, i soldi li avete spesi e adesso mandiamo i carabinieri con vista Hotel Mille Luci di Angiari. Stanno vedendoci con videoriprese. Parola all'assessore Donatella Ramorino. Grazie. Io faccio soltanto un intervento tecnico relativo a quello che diciamo è stato il periodo in cui ero ancora assessore ai lavori pubblici. Innanzitutto nella vostra ordine del giorno, visto che ci chiedete di leggerlo bene, ci sono delle imprecisioni. Il taglio effettuato nella stesura del PAT è di circa il 50% della potenzialità edificatoria, questo non corrisponde al vero. A livello di numero di abitanti sono stati tagliati 500 abitanti, 200 a Vigo, 200 a Vangalizza e 100 a Casette rispetto a quello che era il progetto iniziale, diciamo, della vostra amministrazione che non siete riusciti a portare avanti, su 1500 abitanti, quindi un terzo soltanto degli abitanti. Poi dite anche
che ci sono circa 5.000 alloggi potenziali sfitti o da edificare. Molto vaga la cosa, non so da dove abbiate tirato fuori questi dati, i dati che avevamo tirato fuori noi in base a ricerche oggettive fatte e a incrocio, diciamo, di elementi, erano che potevano esserci potenzialmente 2.000, 2.600, 2.500, 2.600 diciamo case sfitte, che però andava verificato se erano sfitte, realmente sfitte, oppure abitate soltanto per pochi mesi. Quindi questo dato di 5.000 non so da dove l'abbiate tirato fuori. Per quanto riguarda poi, fate finire l'assessore. Ma vedi, sono molto democratici loro. Per quanto riguarda poi... Consigliera Ganà, faccia finire di parlare. Il mio tempo, perché non è il mio uso, mentre è il suo, lo vedo con piacere, ma non importa. Non è questo il punto. L'altro elemento che invece volevo sottolineare riguarda proprio il bando, perché sono stata io a proporlo e io a chiedere di farlo, proprio per evitare qualsiasi altro problema successivo. Abbiamo detto: perché non facciamo un bando per verificare se ci sono a Legnagolo le disponibilità? E questo è stato fatto, e non è certo stato fatto ad arte o in maniera tale da poter arrivare all'obiettivo, perché l'obiettivo, e tutti lo possono confermare, purtroppo ancora non era stato realizzato, perché sembra, sentendo Danieli, che uno abbia fatto le cose, sceglie una casa, non pensa ad altro. È stato un lavoro di mesi che è stato fatto sia sui palazzi che diceva Bisighin, che su altri, che per il bando con le risposte che sono state date, perché bisognava verificare delle caratteristiche particolari di sicurezza che non ci sono in tutte quante le proposte abitative, perché dovevano essere appartamenti vicini in determinate condizioni per poter essere accettati dalle residenze come residenza delle famiglie dei carabinieri. Io chiudo qui, soltanto tecnicamente le cose che dovevo dire le ho dette, adesso lascio la parola a chi altro vuole fare un intervento più politico. Parola all'assessore Tommaso Casari. Grazie Presidente. Allora, atteniamoci rigorosamente all'ordine del giorno. Allora, intanto vedo che la delibera di giunta a cui si fa riferimento è la 182. In realtà la delibera 182 parla del PEG in generale, mentre la delibera effettiva che parla del bando in questione è la numero 219. Grazie maestro. Già questo mi fa capire perché, per esempio, il consigliere Danieli non ha letto il bando, l'ha detto prima che lui non ha letto il bando, ma siccome il tema dell'ordine del giorno si collega intimamente anche al bando, ricordiamo i punti principali del bando esplorativo per l'acquisto di numero 4 alloggi. Premessa: i punti in questione sono stati concordati con il comando, cioè è stato il comando a dire esattamente quali dovevano essere le caratteristiche degli alloggi. Punto primo: alloggi ubicati nel territorio comunale di Legnagolo. Bene. Alloggi nuovi e o usati pronti ad essere abitati. Alloggi di superficie utile non inferiore a 100 metri quadri con 2 camere da letto e garage. Alloggi con abbattimento barriere architettoniche. Alloggi e ubicazioni in palazzine aventi caratteristiche di buona qualità costruttiva. Alloggi col prezzo d'offerta sia ritenuto congruo con la gestione del demanio. E punto 7: contiguità. Contiguità, il che significa che gli alloggi dovevano essere vicini. Il bando non è andato deserto. Contiguità tra loro o alla caserma? Contiguità tra loro. Attenzione, il bando non è andato deserto, ha partecipato una società, Franciacorta, che però non aveva nella sua proposta le caratteristiche per essere recepita positivamente, in quanto in quel caso c'erano, nella proposta che loro avevano fatto, c'erano dei problemi legati al fatto che il fabbricato che volevano vendere e mettere a disposizione non aveva ancora leggibilità, per cui non ricadeva nei crismi necessari per poter dare l'alloggio. Bene, allora il fatto di dire che questo bando sia stato costruito ad hoc per andare dritti a fare l'accordo con l'ATER, personalmente lo trovo un fatto molto grave, perché ci sono prove per dire una cosa del genere, o altrimenti non si dicono queste cose, perché o c'è malafede in chi l'ha scritto, no, Castelletto può fare tutti i movimenti che vuole. Il fatto di dire una cosa del genere è grave, però scusate, io non vi ho interrotto, avete detto una valanga di cose che francamente adesso vado avanti col mio ragionamento. Allora,
un'altra premessa fondamentale, ma stiamo lavorando in un territorio vasto. Abbiamo fatto i patti territoriali mettendo assieme 17 comuni e stiamo lavorando per metterci in rete. E questa sera ho sentito parlare quasi del feudo. Qua si parla del feudo di Legnago. Nel 2016, quando dovremmo lavorare in rete ed allargare, stiamo ragionando di una quisquiglia, perché la distanza effettiva degli alloggi dalla caserma è di circa 2 km. Di cosa stiamo parlando? Quando stiamo ragionando tutti, e lo sapete che la direzione in cui va non solo la Regione Veneto ma lo Stato italiano, anche per accedere a finanziamenti, e qui apro una parentesi di un secondo, è proprio quella di unire i comuni, di metterli in rete, il fatto che i comuni possano legarsi tra di loro, possono abbattere i costi, e questa è la frontiera sulla quale dobbiamo lavorare, non il feudo di Legnago rispetto al feudino di Angiari. Ditemi che differenza c'è nel mettere in moto l'economia nel fatto che abbiamo preso 2 alloggi ad Angiari rispetto a Legnago. Faccia finire di parlare. Un bando, dopo che abbiamo fatto un bando e che ha dato esatto per i motivi che ho detto prima. Consigliere Raganà, faccia finire di parlare l'assessore. Mi dire un'altra cosa, non ho sentito parlare di palazzuoli, quindi si è divagato, anche voi avete divagato, adesso divago un attimo anch'io, visto che ho ancora 50 secondi. Se leggo il bollettino di guerra con tutti gli articoli che qua mi sono stampati solo una parte, la giunta precedente dal 2012 le ha approvate tutte per arrivare a realizzare la caserma di Carabinieri. Non ce l'avete fatta perché siete stati incapaci. Ma Consigliere Raganà, sospendo temporaneamente, basta, sospendo temporaneamente. Sì, guarda, questa cicabile che ha promesso. Ma guarda, adesso ti in Italia. Eri il primo ottenuto per le bombardieri. Se veniva qua. Io non lo so, come lì, dai. Perché per dire, ascolta me politico, vai anche dove mettete primo ottenuto il peggio. Le appuccine. Questa sera, maresciallo dopo, mi sono veramente divertito. Le appuccine. E non sono stato con
Ho tenuto il consiglieri ai loro posti e facciamo l'appello. sei un po' agitato prima. Sembravi sulla pista. Maurizio, che soli domani? Domani mattina sì. Non solo, ma mattina no, domani pomeriggio. Domenica che Prego con l'appello. temperature ancora? Alla sera non lo so, Con l'appello per favore, schiacciate i bottoni. Siamo tutti, posso quindi chiudere l'appello. Allora, prima di proseguire vi chiedo un po' di ordine in aula, in quanto se no non riusciamo più ad andare avanti con il Consiglio Comunale, perché io ogni volta che accadranno queste cose sospenderò sempre il Consiglio Comunale. Quindi vi chiedo, siamo tutte persone mature, continuiamo in maniera educata per i lavori del Consiglio. Prego, parola all'assessore Tommaso Casali. Sì, 30 secondi. Microfono. Siccome prima il consigliere Bisigni ha fatto riferimento a mancanza di inventiva, ricordo che nell'arena del 9 gennaio 2014 si diceva che l'obiettivo principale è pubblicare entro febbraio il bando per reperire la ditta che effettuerà l'intervento, dopodiché apriranno i lavori, febbraio 2014. Peccato che a maggio 2014, quindi qualche mese dopo, viene ricordato che non si farà più niente per lo slittamento degli interventi proposti a seguito della mancata approvazione in Consiglio Comunale del piano di assetto del territorio e del bilancio di previsione 2014. Quindi chi viene qua ad insegnarmi l'intelligenza, la capacità, l'inventiva, quando non è neanche riuscito a fare quello che doveva fare, ci ha messo 4 anni, francamente lo rispedisco al mittente e non è polemica, è realtà delle cose. Parola al consigliere Giovanni Faldutto. Io ho avuto modo in altri consigli comunali di esprimere le mie perplessità su questo metodo insomma, di convocare i consigli comunali d'urgenza. Cioè questo è un ordine del giorno, non è un ordine del giorno come tutti gli altri, questo è un ordine del giorno sul quale viene convocato un consiglio comunale d'urgenza, quindi su un argomento sul quale viene focalizzata un'attenzione molto importante.
E allora io mi sono chiesto qual è il senso, insomma, di discutere di queste cose in questo Consiglio Comunale. E non lo so, mi sono dato una risposta, forse quello di voler rimettere in discussione cose che sono state ormai decise, perché su questo argomento se ne è discusso, se ne è parlato, si è deciso, si è risolto un problema. Io ricordo perfettamente quando in quest'Aula c'erano presenti anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e la necessità di dare loro delle risposte concrete. Questa amministrazione è stata in grado di dare queste risposte, quindi è un argomento che è stato affrontato e che è stato chiuso e che è stato risolto. Allora si vuole rimettere in discussione questo con questo ordine del giorno e si convoca un Consiglio Comunale d'urgenza? Oppure c'è il discorso che è emerso prima del Campanile nei confronti di Aggiari, diamo soldi ad Aggiari eccetera, ma su questo credo che l'assessore Tommaso Casari abbia risposto brillantemente su questo, in un momento in cui l'attenzione di tutti è focalizzata verso la collaborazione tra comuni, verso i patti territoriali e tutt'altro questo. E allora io mi aspetterei che i consigli comunali d'urgenza venissero come, ripeto, è una cosa che ho detto in passato su altri ordini del giorno analoghi, cioè che l'amministrazione venisse incalzata con un consiglio comunale d'urgenza su temi ben più sostanziali e più sostanziosi. Adesso qualcuno magari faccio un esempio, perché qualcuno pensa a commentare. Faccia finire consigliere. Ha commentato che io faccio riferimento ai massimi sistemi politici, e allora voglio dare benzina a questo commento e racconto un aneddoto. Allora, faccia parlare il consigliere. Voglio raccontare un aneddoto. Allora, sapete che la Telecom ha messo la banda larga a Legnago, no? Io ho cambiato il contratto, finalmente dopo lunga attesa arriva internet a casa mia ad alta velocità. Faccio lo speed test, qualcuno di voi sa cos'è, per vedere la velocità dei dati. 35 megabit al secondo, contentissimo come una Pasqua perché passo da 2-3 megabit a 35, mando un messaggio a mio figlio che vive in Olanda. Dopo un po' mio figlio mi risponde, senza dirmi niente, mi manda l'immagine dello speed test che ha fatto lui nella biblioteca comunale di Delft, che è una cittadina olandese. Bene, nella biblioteca comunale di Delft, che è una cittadina olandese, in quel momento in cui lui mi ha scritto, i megabit sono 683,78, ve la faccio vedere, in download e 866,87 in upload. E a Legnago siamo 35,25. E allora forse ho dato un senso a questo ordine del giorno, cioè nel senso, l'Europa ha due velocità, ci sono regioni d'Europa dove la politica pensa allo sviluppo, alle infrastrutture, all'innovazione, all'accoglienza dei giovani, all'integrazione, all'innovazione tecnologica che viaggia a 683 megabit al minuto, e ci sono regioni d'Europa dove i massimi sistemi di politica fanno sì che si presenti un ordine del giorno d'urgenza, convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale per stabilire se due famiglie di carabinieri devono alloggiare ad Angiari o non so a San Pietro di Legnago o Porto di Legnago. Consigliere Giuliano Mantovani. Buonasera, grazie signor Presidente. Io francamente faccio un po' fatica a intervenire perché questo modo concitato mi crea piuttosto emozione e faccio proprio fatica, insomma. Tra l'altro non avevo programmato l'intervento su questo ordine del giorno, perché anche secondo me ne avevamo discusso talmente tante volte, era una cosa così assodata che credevo non ci fosse bisogno, insomma, di ribadire di nuovo quello che è stato detto già in altre occasioni, e cioè che questa amministrazione ha trovato come realizzare in maniera corretta e utile per il territorio la nuova caserma dei Carabinieri, ha risolto il problema degli alloggi e delle famiglie che hanno diritto ad avere degli alloggi perché sono famiglie di Carabinieri. L'ha fatto in modo
regolare secondo le norme e i regolamenti, insomma, l'ha fatto anche con l'avallo dei diretti interessati. Tra l'altro mi pareva che, faccio un'altra osservazione rispetto ai confini di Legnago, a fine 800 mi pare sono state abbattute le mura che chiudevano la cittadella fortificata di Legnago. Da allora forse abbiamo perso qualcosa dal punto di vista archeologico, ma insomma ne è passata di acqua sotto i ponti, forse ci sono delle altre modalità di relazionare con i comuni confinanti, che tra l'altro sono anche quelli che usufruiscono dello stesso lavoro che fanno i carabinieri, di cui usufruisce il comune di Legnago. Mi pareva che finora, con il mio modo, che non è quello di urlare come è stato fatto fino adesso, era necessario sottolineare che proprio la minoranza che non passa consiglio comunale senza sottolineare anche in maniera veramente un po' secondo me esagerata il problema della sicurezza, questo problema della sicurezza tante volte messo in bocca, insomma, anche con queste modalità un po' esagitate, è stato alla fine affrontato con questi bei risultati dall'amministrazione democratica e non dalle precedenti amministrazioni che della sicurezza avevano fatto la loro bandiera. A me sembra che questa sia, come si diceva prima, una bella stella, un bel blasone, insomma, messo alla nostra amministrazione, che democraticamente affronta anche il tema della sicurezza. Tutto questo però mi ha fatto pensare, ma come mai questo consiglio, insomma finora ce ne sono stati di consigli agitati, questo mi pare particolarmente agitato. Allora io voglio dire una cosa che è la mia interpretazione, penso che i cittadini che stanno guardando lo streaming si rendano conto di come le varie parti politiche affrontano il loro compito. Noi siamo qua per amministrare al meglio, facendo politica sicuramente, ma facendo anche proprio amministrazione, i problemi dei cittadini di Legnago. Io penso che questa sera si siano resi conto che sono le ore 22:36 e abbiamo perso un sacco di tempo. In certi momenti mi sembrava di essere alle recite della scuola dove i bambini si saltano davanti o urlano più forte degli altri per farsi vedere. Non mi sembra una bella dimostrazione di amministratori coscienti, insomma, seri, che vogliono fare politica, quindi la realizzazione dell'arte di realizzare il possibile, ma anche il compromesso più alto fra ideali appunto e realtà. Io confido molto nella capacità di discernimento degli elettori e penso che questa sera abbiano avuto sufficienti informazioni. Non credo che, anche per dire rispetto al consigliere Castelletto, dato che finora non siamo arrivati alla democrazia online, non credo che anche se ci fosse la democrazia online i cittadini di Legnago avrebbero sollevato tutte le critiche, tutte le negatività che avete sollevato voi su un problema risolto, caserma dei carabinieri. Prego, fate finire l'intervento. Penso che i cittadini di Legnago capiscano quando ci sono delle urla e quando ci sono dei contenuti. Mi affido alla loro capacità di discernimento. È stato risolto il problema della caserma e il problema degli alloggi. Bene. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione. Facciamo la votazione. Gli emendamenti sul giornale Aspetta, che manca un voto. Chiaro chiusa la votazione.
Favorevoli 5, contrari 10, esito non approvato. Proseguiamo con il terzo punto, l'ordine del giorno. Ordine del giorno urgente sul commissariamento dell'ULSS 21. Relazione sindaco Clara Scapin. Stiamo affrontando tanti problemi che riguardano la nostra città con passione, magari se moderiamo i termini magari riusciamo anche a ragionare meglio, e uno di questi credo importantissimo è quello dell'ULSS 21. Ecco, l'ospedale che c'è a Legnago, e quindi noi lo stiamo cercando di difenderlo, di osservare quello che sta succedendo, perché è un servizio importante sia dal punto di vista per la salute dei cittadini, ma anche dal punto di vista lavorativo. Qui ci lavorano più di 2000 persone e voi capite che un depotenziamento di questo ospedale, di questa ULSS, avrebbe anche dei risvolti sociali molto importanti e sarebbe un impoverimento di tutto il nostro territorio. Ma quello che ci interessa maggiormente è il fatto di difendere un ULSS dove l'ospedale Mater Salutis si è sempre dimostrato di grandissima qualità, con professionalità di eccellenza, con specialità varie che danno risposte sicure ai cittadini e anche con una risposta, visto le dimensioni, anche che tiene conto anche del rapporto umano. Ecco, io ho posto questo ordine del giorno perché volevo portare poi in conferenza dei sindaci le mie riflessioni, e che spero siano anche le vostre riflessioni, cioè di grande attenzione. Perché cosa è successo? Che pur non essendo stata approvata la riforma che il Presidente Zaia voleva approvare entro il 2015, ecco, perché non c'è stato il tempo di tutti i passaggi, perché bisognava sentire anche i vari comuni eccetera, quindi non è stata approvata, però noi assistiamo ugualmente a una riorganizzazione di tutta la sanità nel Veneto che ci preoccupa molto. Per quale motivo? Perché assistiamo, cioè, all'istituzione di un'unica ULSS in molte province, tra cui Verona, tra cui Treviso, tra cui Padova e tra cui Vicenza, mentre inspiegabilmente sono state concesse due ULSS a Vicenza e a Venezia, due ULSS che noi speravamo di poter ottenere anche a Verona, perché Verona, che è un territorio così ampio, una delle province più ampie di tutto il Veneto, una delle province tra le più abitate di tutto il Veneto, con oltre 1 milione di abitanti, ma 12 milioni circa di turisti che ogni anno vengono a Verona e che quindi hanno bisogno anche spesso di sanità. Quindi pensavamo che fosse troppo complicato poter dare una risposta con un'unica ULSS, gestire un'unica ULSS provinciale su un territorio così vasto. Un territorio, oggi noi vediamo che il nostro DG, che per noi è il commissario, perché lui sarebbe stato nominato per San Bonifacio, mi sembra, sì, e per noi quindi invece è il commissario, che è molto bravo, devo dire, magari anche in passato ma avessimo avuto una persona così competente, però sta diventando matto a gestire una realtà così vasta, una realtà che vede Caprino, Isola della Scala, Tregnago, Bovolone, Nogara, Villafranca, Bussolengo, Malcesine, Legnago, San Bonifacio, Zevio, oltre alla presenza del privato non convenzionato che a Verona è fortissimo, come Negrà, Peschiera, San Francesco e Villagarda, un privato che sta portando via molte risorse al pubblico, sta dando anche un servizio chiaramente importante. Ecco, allora noi stiamo vedendo che in questi primi mesi di riorganizzazione le cose non vanno bene. Io parlo con gli operatori, e gli operatori tutti, dagli infermieri ai medici a tutti, dicono c'è un gran caos, c'è il rischio di depotenziamento, mancano dei primariati, non si sa, e quindi la gestione non è la migliore, manca soprattutto sul territorio, mancano quelle risposte che dovevano essere fatte prima di fare una riforma così, che doveva esserci un territorio capace di dare le risposte, ad esempio ospedali di comunità e quelle aggregazioni dei medici che dovevano permettere al paziente, ai cittadino, di avere una risposta immediata sul territorio e poi invece specialistica laddove era possibile avere. Quindi mancano queste caratteristiche
caratteristiche, quindi cosa succede? Che il paziente dove va? Va a intasare, noi abbiamo i nostri reparti specialistici che sono di grandissima qualità, che sono intasati dai pazienti così, che hanno delle patologie completamente diverse, va bene, e che quindi impediscono la specialità. E allora cosa succede? Uno chiaramente va altrove. Allora, constatato che ci sono tutte queste problematiche, io volevo invitare il nostro Consiglio Comunale e poi portare questo ordine del giorno in conferenza dei sindaci che verrà fatta prossimamente e chiedere al Presidente Zaia, ma Maurizio aspetta un attimo, stai zitto un pochino. È finito il tempo. Scaduto il tempo. E chiedere a Zaia e all'assessore Coletto di rivedere quel progetto che prevede anche per la nostra provincia che non ci siano... Scaduto il tempo. Oh mamma mia, che paura. Che paura. Un argomento così importante, un minuto. Luca. No, Luca. Al consigliere Maurizio Raganà. Grazie Presidente. Va ricordato che nella campagna elettorale delle regionali del scorso anno sia lo schieramento di centrodestra che lo schieramento di centrosinistra hanno inserito nel programma elettorale la razionalizzazione delle organizzazioni sanitarie, indicata la dimensione provinciale delle US come unità ottimale per la regione del Veneto. La proposta è stata inserita nel PDL 23-2015 Azienda Zero come iniziativa del Presidente Zaia, assieme alla realizzazione di una riorganizzazione gestionale delle attività svolte dalle US, istituendo l'Azienda Zero. Il provvedimento è all'esame del Consiglio regionale. Alla scadenza del mandato dei precedenti 21 DG, tante erano le US sino al 31/12/2015, il Presidente Zaia, al fine di non tracciare il cammino di razionalizzazione del disegno di legge 2315, ha nominato 9 direttori generali, uno per provincia, a Padova, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo, mentre per le province di Venezia e Vicenza ha ritenuto di mantenere l'US 10 Veneto Orientale per i particolari problemi legati al turismo e l'US 3 di Bassano del Grappa per la specifica montana della zona. La provincia di Verona non presenta nessuna particolare specificità da rientrare nelle deroghe attuate nelle province di Venezia e di Vicenza. Peraltro il Veneto è stata la prima regione che ha inserito nel piano sociosanitario regionale il decreto ministeriale 70 legge Balduzzi, prevedendo all'interno del piano, oltre alle schede ospedaliere, anche le schede per il territorio, con la programmazione della medicina territoriale, unità territoriali di riabilitazione, medicine di gruppo integrate e ospedali di comunità. Il piano vigente 2012-2016 è in buona parte attuato. Per la programmazione territoriale relativa alle province di Verona, la maggior parte delle richieste relative alla medicina di gruppo integrata è stata approvata dalla CRITE, per cui si ritiene saranno prossimamente attuate. Lo stesso si può dire per gli ospedali di comunità e per le ULT. Ciò sta a significare che la riforma disegnata con la legge regionale 23-2012 sta prendendo forma sia per quanto riguarda la governance delle strutture ospedaliere sia per la medicina territoriale. Va evidenziato che è stata attuata la riconversione degli ospedali di San Biagio e di Bovolone con un investimento di circa 3 milioni finalizzato ad attivare nel suo interno un reparto di riabilitazione, ospedali di comunità, ambulatori specialistici, casa di riposo integrata, medicina di gruppo integrata, eccetera. Si è valorizzata una struttura che non era sfruttata appieno, ma che oggi, a conversione attuata, rende tanti servizi alla popolazione che sino a poco tempo fa potevano essere attuati solo negli ospedali. Sempre in tema di investimenti, proprio al Marte Salutis, è partita la ristrutturazione per un valore di altri 3 milioni del reparto di pediatria, con collocamento planimetrico adeguato alla finalità di cura e rispondente ai più moderni standard assistenziali. Quindi chi afferma che non c'è attenzione nei confronti degli S21 dell'ospedale di Legnago non tiene conto degli investimenti di circa 6 milioni, dimenticanza grave per l'amministratore che tenta di dimostrare, contrariamente alla realtà degli interventi effettuati, che a Legnago vi sia una carenza di investimenti e poca attenzione nella gestione delle strutture e nelle qualità delle cure erogate. Quanto al numero delle USL in ambito territoriale,
Non è mai stato dimostrato che la qualità e la quantità degli investimenti sia direttamente proporzionale al numero degli ULSS presenti sul territorio regionale, anzi, semmai facilmente dimostrabile il contrario. Tant'è che la maggior parte delle regioni sta razionalizzando la struttura di gestione territoriale ULSS in maniera tale di poter spendere dal punto di vista di gestione burocratica, che poco interessa e spesso infastidisce il cittadino, e poter investire quanto risparmiato proprio nelle cure e nell'attivazione della medicina territoriale. Omogeneizzare il territorio provinciale con ULSS unica può portare solo vantaggi sia dal punto di vista della tariffa pro capite pesata, sia nell'eliminazione di confini tra ULSS che in passato avevano creato qualche limite. Sostanzialmente, eliminando i campanilismi, si preferisce concentrare l'attenzione sul miglioramento dei servizi erogati, ottimizzando l'utilizzo delle strutture sanitarie e delle apparecchiature, in modo da garantire un giusto equilibrio tra gli investimenti e l'utilizzo da parte dell'utenza. Non sempre, quindi, piccolo è bello. Oggi il piccolo costa e semmai non permette economie di scala e consente una migliore distribuzione delle risorse per riequilibrare i territori che hanno sempre alimentato carenza di squilibri gestionali. Grazie. Perfetto. Se non ci sono altri interventi, parola al consigliere Mantovani Giuliano. Siccome non sono pensionata come il collega Raganà, devo fare la premessa che esprimerò un parere politico in una sede politica, e pur essendo dipendente dell'ULSS 21 non ho i diritti politici diminuiti, perché ho già avuto esperienza su questa cosa. Ovviamente come Liberi Insieme sosteniamo la richiesta del sindaco, che sta svolgendo al meglio la sua parte all'interno della conferenza dei sindaci e che deve essere sostenuta in questo ruolo, perché per troppo tempo le conferenze dei sindaci sono state supine a direttive regionali che non avevano come scopo la tutela della salute dei cittadini di Legnago, ma forse il mantenimento di equilibri politici che nulla hanno a che fare con la tutela della salute. Purtroppo, i nomi di Zai e di Tosi dicono qualcosa, tutti hanno, sto inventando io in questo momento. Purtroppo l'ULSS 21 è stata penalizzata da molto tempo, è stata penalizzata anche con direzioni strategiche che nulla di strategico avevano, se non il dover portare a compimento proprio questi indirizzi politici dati dalla Regione. Questo ha significato che nel nostro territorio, nella nostra ULSS, c'è una proporzione posti letto abitante inferiore a tutto il resto della provincia. Questo ha comportato che gli ospedali, i piccoli ospedali, che è vero che non hanno forse non possono avere le strumentazioni all'avanguardia, probabilmente non sono economici come gestione e quindi è giusto razionalizzare. Ma la domanda è perché nella nostra ULSS c'è un solo ospedale e gli altri sono stati chiusi. Nell'ULSS 22 permangono tutti gli ospedali privati che c'erano ai tempi nei quali anche da noi ce n'erano 3-4. Là sono rimasti, chissà perché. Ci sono da dire anche altre cose. È vero che quotidianamente i dipendenti dell'ULSS 21 devono essere ringraziati, perché se la struttura va avanti è perché le persone lavorano con passione, con integrità e hanno questo obiettivo della tutela della salute che realizzano tutti i giorni. Tutti, dagli infermieri ai medici ai tecnici. L'ambito che io conosco maggiormente è quello territoriale, dove ci sono anche altre figure professionali, gli assistenti sociali, gli psicologi, gli educatori. Tutti questi vanno ringraziati per l'operazione che compiono, ma bisogna anche dire che ci sono diversi punti deboli nell'ULSS 21 purtroppo. È un punto debole il fatto che l'OIP, l'osservazione intensiva, Signor Danieli, faccia parlare, sia intasata sempre perché ci sono pochi posti di medicina interna e di geriatria, e sappiamo che le malattie più frequenti nella nostra epoca sono malattie croniche e c'è un progressivo innalzamento dell'età, per cui queste sono le specialità più richieste e sono le specialità che hanno pochi posti.
Oltre a questo bisogna dire che ci sono dei servizi territoriali che non sono sufficientemente attrezzati perché non sono stati pensati per fare bene il loro lavoro. Non è possibile che nel nostro territorio ci sia un consultorio solo con 2 psicologhe e 3 assistenti sociali per servire 155.000 abitanti. Non è possibile a tutt'oggi che non ci sia il dirigente dell'unità operativa della disabilità che si occupa delle persone più fragili, e cioè i disabili. Questo significa che manca un pensiero organizzativo proprio nel momento nel quale si sostiene che in ospedale ci si deve andare solo nei momenti di acuzia e di crisi, ma poi le cure devono essere continuate con profitto nel territorio. L'ADI, l'assistenza domiciliare, è sufficiente nel nostro territorio? Informatevi. Le cure palliative sono sufficienti nel nostro territorio? Non c'è neanche più il dirigente. Informatevi anche di questo. Finché la conferenza dei sindaci e l'esecutivo è silenziosa ed esegue quello che viene detto da Venezia, non si arriverà a tutelare la salute del nostro territorio. Per questo il nostro sindaco deve essere investito della maggiore solidarietà possibile per il lavoro che sta compiendo dentro l'esecutivo e dentro la conferenza dei sindaci. Se non ci sono altri interventi, parola al consigliere Loris Biseghin. Sì, grazie Presidente, cerco di essere veloce. In primis per gli interessati che lavorano all'ospedale, ma anche per i fruitori dell'ospedale stesso, dell'ASL, ricordo che Asso Imprese venerdì 15 alle ore 18 ha indetto presso il Teatro Salus una conferenza convegno relativamente alla sanità veneta, azienda Scaligera e azienda Zero, prospettive, sviluppo e opportunità. Sarà presente Luca Coletto, che è l'assessore regionale, oltre al direttore dell'ASL 20 e commissario dell'ASL 21-22 che è il dottor Girardi. Quindi chi è interessato può partecipare per farsi anche promotore di capire. Continuo su quello che ha detto il collega per dire che noi non accettiamo quello che ha proposto la maggioranza, ma ci facciamo propositivi di un documento da presentare che stasera adesso devo dire. La scelta di realizzare una sola ASL è sostenuta da alcune considerazioni di politica sanitaria molto importanti. La prima riguarda l'obiettivo strategico di garantire l'omogeneità dell'offerta dei servizi ai cittadini su tutto il territorio della provincia. La seconda considerazione riguarda lo sforzo di programmazione attuato dalla Regione per garantire la qualità delle prestazioni e nel contempo migliorare l'offerta di servizi ai cittadini nonostante il pesante taglio finanziario operato dal governo Renzi negli ultimi 2 anni. Mantenere lo stesso finanziamento a fronte del calo del PIL e dell'aumento della domanda e delle prestazioni di costi dei beni e servizi determinati in particolare dall'invecchiamento della popolazione richiede uno sforzo organizzativo straordinario. E su questo versante si è impegnata la Giunta, in particolare il Presidente Zaia, per la proposta di cui si è portato il disegno di legge numero 23 2015 all'esame del Consiglio regionale. Quali gli obiettivi dell'ASL unica prevede il DDL 23? Si intenderà garantire? In primo luogo le risorse per favorire gli interventi per lo sviluppo dei servizi sul territorio, realizzando le strutture per il piano sociosanitario, ha individuato come le sole in grado di rendere possibile la riduzione dei posti letto per acuti imposto da una legge nazionale per il contenimento di costi ospedalieri. Inoltre di garantire l'accessibilità e la rapidità di risposta alla domanda di prestazioni che non richiedono il ricorso alle cure ospedaliere. Per questi obiettivi sono state previste strutture per offrire ai cittadini le cure di base e nel caso di necessità cure intermedie rispetto a quelle ospedaliere in grado di evitare il ricordo ingiustificato dell'ospedale. Si fa riferimento in particolare alla medicina di gruppo integrata, che riunendo un'area territoriale di circa 30.000 abitanti in un gruppo di 20 medici in medicina generale e un'unica struttura dotata di personale infermieristico, amministrativo e di strumentazione di base, assicurerà sia l'accesso ai cittadini in modo continuativo nelle 12 ore, sia la risposta corretta alle loro esigenze senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere. Inoltre queste strutture intermedie saranno in grado di garantire risposte più appropriate alle esigenze sanitarie, per di più in sedi molto più vicine al cittadino. Per ultimo si affronta il tema della necessità di garantire cure omogenee a tutti i cittadini del territorio. È nota a tutti la diversità di risposte fornite
a seconda dell'ASL di appartenenza a cui ci hanno abituato le 3 ASL della nostra provincia, diversità non solo della qualità ma proprio nella tipologia della risposta stessa delle esigenze formulate dai cittadini. Servizi non presenti, procedure amministrative diverse, costi anche diversi dei servizi sociosanitari offerti soprattutto nelle operazioni post-ospedaliere per il recupero funzionale. L'ASL unica provinciale è la risposta giusta in grado di affrontare in modo razionale con una visione unitaria nel nostro territorio tutti i temi che sono stati delineati. Spetterà a noi e ai nostri rappresentanti delle istituzioni, in particolare quelli presenti nella conferenza dei sindaci, sostenere queste esigenze e rendere con la massima rapidità operativa. Infine una riflessione va fatta sul testo dell'ordine del giorno. Il testo ha sicuramente dei contenuti che possono essere condivisi, a far presa in particolare modo i riferimenti agli aspetti relativi agli investimenti in tecnologia. Si vuole peraltro evidenziare che l'impostazione dell'ordine del giorno, contrariamente all'obiettivo che si propone, è quello di sostenere la richiesta di realizzare 2 aziende sanitarie. Presenta per le motivazioni su esposte la possibilità di fornire elementi per far sostenere la realizzazione della seconda ASL territoriale in un'altra area della nostra provincia, nella zona dell'ASL 22 di Bussolengo, che presenta tutti gli elementi elencati a supposto, quali un privato convenzionato molto importante che ha più di noi, una notevole espansione turistica nel territorio del lago per circa 6-8 mesi all'anno. Inoltre vi è la presenza di un territorio montano che potrà favorire richieste provenienti dalla zona dell'ASL 22. Per cui si propone di formulare un ordine del giorno altrettanto alternativo che impegni il direttore generale dell'ASL a garantire un programma che affronti i temi qui sotto elencati, l'attuazione del programma delle attività territoriali già riscontrato positivamente dalla Regione, la valutazione di investimenti nelle tecnologie innovative utili al miglioramento dell'attività ospedaliera, la realizzazione di consulenze dei servizi carenti in grado di rafforzare l'offerta ai cittadini, il coordinamento... Scaduto il tempo, consigliere Besighi. Parola all'assessore Claudio Marconi. Anch'io intervengo sul piano squisitamente politico su questa questione, ma sono state dette tante cose e ho sentito chiaramente degli interventi anche qualificati. Io dico la mia opinione, che si basa su questioni anche abbastanza semplici. E io ci vivo nella sanità da tanti anni, quindi ho visto passare tutti i modelli organizzativi della sanità, però io guardo la geografia della nostra provincia e quello che mi preoccupa in questo momento qua, anzi faccio una premessa, anche quando era stata proposta dal mio partito la proposta dell'unica ASL, io avevo parecchie perplessità, avevo perplessità perché io sono figlio della 833, della riforma sanitaria, e quindi sono figlio di una sanità che deve far partecipare i cittadini e sento che purtroppo la sanità si sta allontanando dai cittadini e questo per me è male, perché la salute si fa con la partecipazione, con la prevenzione, non si fa con interventi solo specialistici, ci vogliono anche quelli, ma prima ci vuole la prevenzione. Ma lasciamo stare questo aspetto che è proprio filosofico, se volete. Verona ha dei mastodonti, a Borgo Trento stanno costruendo un altro ospedale, ha un privato che è di qualità assolutamente eccellente. Allora mi domando, ma proprio me lo domando, non è una questione qua di schieramento politico, è una questione proprio di ragionamento. Mi domando, nel momento in cui un direttore generale e il sindaco dice bene, quello che abbiamo è bravissimo, anche quello di prima aveva le sue qualità, ma questo secondo me ha qualcosina in più. Però mi domando, lui cosa dovrà fare? Dovrà gestire un territorio, per cui chiaramente dirà un primariato lo do che ne so, il dottor Bordino lo faccio operare a San Bonifacio e a Legnano le do qualcos'altro. Cioè, quello che è sempre stata la tradizione ospedaliera di Legnano, cioè di ospedale provinciale, inevitabilmente si perderà. Ma è nell'ordine delle cose che si perderà, perché comunque un direttore generale che dovrà dire a Borgo Trento ho tutto, anche qualcosina di eccedente, perché le sale operatorie non sono mai impegnate tutte, ma nella provincia a Legnano
terrò questo, metterò qualcos'altro a San Bonifacio, cercherà di fare quello che è giusto fare, perché lui avrà una visione provinciale. Quindi il nostro ospedale provinciale, che era l'ospedale che aveva tutte le specialità, inevitabilmente verrà depotenziato. Mi sta bene che vengono investiti dei soldi, e dopo i livelli decisionali. Si parla di conferenza dei sindaci. Fino ad oggi la conferenza dei sindaci aveva un ruolo perché batteva alla porta del direttore, ma adesso ci saranno 3 conferenze dei sindaci, 2 conferenze dei sindaci e ci sarà il sindaco di Verona che conta più di tutte e 3 le conferenze messe insieme. Allora, da questo punto di vista io sono preoccupato. E dopo c'è una specificità del nostro territorio, che è la pianura veronese, che è anche un'omogeneità che stiamo cercando di costruire su tanti fronti, ce lo siamo detto tante volte. Allora, a me, voglio dire, mi fa un po' specie che abbiano riconosciuto specificità in altri territori e in questa no, perché io avrei preferito un'ASL a nord dell'autostrada e una a sud, e quella a sud che avesse la centralità di Legnano, e quindi il nostro ospedale, fermo restando tutto ciò che dice la Giuliana, perché è giusto, chi vive nei servizi assiste giorno dopo giorno a una fatica anche di ricambio degli operatori, una fatica anche di potenziare questi. Ormai si va nel privato e si paga, è così che funziona ormai, anche per servizi che prima erano garantiti dall'ente pubblico. Allora la ragione per cui secondo me dobbiamo sostenere l'ordine del giorno del nostro sindaco è questa, perché c'è il rischio, con tutte le belle parole, e ho finito, che si vada di fatto a creare una condizione che fra 5-10 anni vedrà il nostro ospedale grosso modo con gli stessi ragionamenti che adesso facciamo per Bologna. Parola al consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente. Io francamente mi limiterò a fare una rapida considerazione politica della questione, anche perché quel documento che presenteranno poi i miei colleghi dal punto di vista tecnico è già fin troppo esaustivo. Oltretutto, voglio dire, non è che delinea questa situazione così tragica per quanto riguarda l'ASL 21, se non altro, non tanto per quanto riguarda probabilmente il mantenimento dell'ASL, probabilmente per i servizi che comunque questo nostro ospedale riesce comunque a garantire. Ben mi sta anche il ragionamento del consigliere precedente che parlava di dipendenti in gamba, mi sta benissimo, per carità, li ringraziamo anche, è il loro lavoro e spero che lo facciano con tutta la professionalità possibile. Però mi fa specie il sindaco che lei presenti questo documento quando, voglio dire, come detto prima l'assessore Marconi, l'anno scorso ha sostenuto una candidata che voleva un'ULSS unica per tutto il Veneto. Quindi, per carità, probabilmente se avesse vinto De Moretti, molto probabilmente questo ordine del giorno forse l'avremmo dovuto presentare noi, ma per ogni minima provincia. Oltretutto, un altro ragionamento, voglio dire, che mi viene da fare è che mi sembra anacronistico per il semplice motivo che già il gruppo consigliare in regione, nel BUR della regione, tempo fa ha già presentato comunque un ordine del giorno che prevedeva che venisse fatto un ulteriore ASL nel territorio della provincia di Verona. Quindi francamente il dialogo con la conferenza dei sindaci c'è già con la regione. Non vedo neanche questa grossa perplessità sul fatto che la conferenza dei sindaci non possa avere le risposte che aveva precedentemente, probabilmente dovrà fare qualche chilometro in più per andare a sentire il commissario o il direttore generale. Quindi per quel che mi riguarda lo ritengo un ordine del giorno da non dover condividere per i motivi che ho esposto prima. Grazie. Se non ci sono altri interventi, parola al consigliere Giovanni Faldutto. Sì, ma a me fa piacere che
che il consigliere Raganà abbia avuto questa conversione, no? Perché da difendere Legnago nei confronti di Angiari eccetera passiamo ad una visione provinciale. No, ma mi fa piacere, lo dico seriamente, mi fa piacere perché io condivido questa visione. Al di là di questo volevo fare un'altra precisazione, che non è vero che i soldi sono stati, che il governo Renzi ha abbassato i fondi, questa è una bugia che non consento che venga detto, perché il Fondo Sanitario Nazionale è passato da 109 miliardi a 111 miliardi, questo è un dato di fatto che nessuno può contestare, quindi non è vero che sono stati abbassati i fondi per la sanità, questa è una bugia, smentita dai numeri, perché i numeri sono chiari, 109 miliardi contro 111, quindi su questo non si discute. Per quanto riguarda l'attenzione che ha avuto la Regione finora nei confronti della nostra USL, guarda, io non ho fatto questi studi approfonditi perché non ho tempo, però basta mettersi in macchina, andare in giro per la regione e vedere quello che succede. Però la USL di Legnago è l'unica USL del Veneto dove sono stati chiusi, a parte l'ospedale di Legnago, tutti gli altri ospedali. In nessun'altra USL questo è successo. Però abbiamo chiuso Nogara, abbiamo chiuso Zecca, abbiamo chiuso Bovolone, mi fa piacere che si reinvesta in altre cose su Bovolone, però alla chiusura di posti letto non è stata, come dire, non c'è stata un rafforzamento dei posti letto dell'ospedale di Legnago, c'è stata una riduzione e questa è l'unica situazione di questo genere che c'è in tutto il panorama delle USL del Veneto, quindi questa è la verità. Per cui io credo invece che il documento che propone molto responsabilmente il nostro sindaco vada approvato, perché è chiaro che bisogna intervenire presso la regione perché si riveda il ruolo che l'ospedale Legnago debba avere nell'ambito della sanità regionale. Grazie. Parola al consigliere Luca Cardinale. Grazie Presidente. Ecco. Rispondo ai colleghi di maggioranza dicendo che innanzitutto, gentilmente collega Falduto, mi spieghi perché, se allora non ci sono stati dei tagli alla sanità nazionale, di conseguenza alle regioni, qualsiasi testata giornalistica abbia titolato nel 2015 2,3 miliardi di euro in meno alle regioni e nel 2016 3 miliardi in meno alle regioni. E mi spieghi anche gentilmente perché le stesse e tutte testate giornalistiche hanno titolato inoltre tagli per 203 prestazioni mediche. E mi spieghi perché anche i ticket forse sono un po' diversi e sono stati ravveduti. Quindi questo è un piccolo cenno per una riflessione. Quanto invece detto dalla collega Mantovani, il pensiero organizzativo, mi dispiace perché io credo che l'oggetto di questa discussione che stiamo facendo sia rivolto alle persone sbagliate, ai soggetti sbagliati, non alla Regione dovrebbero essere rivolte queste considerazioni, bensì allo Stato, il quale Stato, come anzidetto, ha tagliato mettendo esattamente in ginocchio le sanità, tra le quali dobbiamo ricordare che il Veneto invece sia una delle più virtuose come sanità, servizio sanitario. Tanto che il Patto Nazionale per la Salute è ormai carta straccia. Si sta violando il diritto costituzionale alla sanità universale. E attenzione, senza applicare i costi standard e risparmiare dove si deve, perché si spreca davvero, l'insostenibilità è alle porte anche per regioni, ripeto, virtuose come il nostro Veneto. Chiedo quindi che queste riflessioni non vengano mosse al Presidente della Regione e al preposto, bensì al Governo nazionale, perché di là arrivano i tagli, di là arriva l'obbligo di razionalizzazione, che peraltro mi sembra che nei documenti letti in precedenza dai miei colleghi molte cose vengono comunque dipanate, molti dubbi dipanati, e comunque che ci siano delle soluzioni che almeno sulla carta sembrano girare. Vedete voi quindi come comportarvi in merito. Io personalmente ritengo che la sanità nazionale sia il fiore dell'occhiello, uno dei fiori dell'occhiello di tutta l'Italia, ma che anche in questa fase il governo stia cercando di fare del male a chi invece le cose cerca di farle bene. E vi invito davvero a riflettere su questo, non chiedere sforzi ulteriori solo alla Regione, bensì allo Stato, perché qua chi fa bene paga e chi fa male viene pagato.
Grazie. Se non ci sono altri interventi passerei alle votazioni. Passiamo quindi alle votazioni. Chiaro chiuso le votazioni. Favorevoli 11, contrari 4, esito approvato. Passiamo all'approvazione verbali delle sedute consigliari precedenti. Se non ci sono interventi passerei direttamente alle votazioni. Passiamo alle votazioni. Chiaro chiuso la votazione. Favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, esito approvato. Passiamo al quinto punto. Surroga componenti dimissionari delle commissioni consultive permanenti. Relazione del sindaco Clara Scapin. Conciliavano con l'orario delle commissioni e abbiamo avuto la disponibilità degli altri consiglieri, quindi nella scheda voi troverete che viene fatta la proposta per la prima e la seconda commissione Giorgio Colturato, per la quarta commissione Giovanni Falduto, il prima e la terza Giuliana Mantovani, la quarta commissione Elena Zanetti, e allora quindi ci saranno sono sostituiti Diego Porfido, che prima era nella prima, seconda e quarta commissione, e Barbara Ottoboni, che prima era nella prima e la terza e la quarta commissione. Ecco, a questi ringrazio per la disponibilità e il lavoro che ha svolto finora. Mi spiace, ecco, che problemi di lavoro impediscano di partecipare attivamente alle commissioni. Quindi grazie. Parola al consigliere Maurizio Raganà. Grazie Presidente. Io penso che qua partecipiamo a un'altra sceneggiata. Ogni consiglio comunale ci sono dimissioni dei consiglieri comunali delle commissioni. Mi sembra una cosa non corretta, in quanto che un consigliere comunale, quando che prende mandato dagli elettori, anche da rappresentarli in commissioni, anche perché le commissioni sono importanti, perché si sviscerano i problemi con i dirigenti relativi ai punti che vengono poi in consiglio comunale. Secondo me, dal mio punto di vista, se un consigliere non ha tempo da partecipare, non ha altro che dimettersi. Perciò
Io personalmente, penso anche il mio collega, non partecipiamo a questo voto e usciremo al momento della votazione. Parola al consigliere Danieli Roberto. Sì, grazie Presidente. Mi associo francamente a quanto detto appena poc'anzi dal consigliere Raganà. Però faccio anche un'altra considerazione, francamente. Cioè, stiamo assistendo, anche se magari traspare poco al di fuori, ma non è neanche tanto vero, perché poi i cittadini lignaghesi stanno percependo questo stato di insicurezza dell'amministrazione. Cioè, qui assistiamo appunto ogni consiglio comunale ad avvicendamenti. Io posso capire che ci siano problemi di lavoro, però mi fa anche un po' specie vedere lo sfogo del consigliere Porfido la volta scorsa. Purtroppo oggi non c'è, oggi non lo vedo, ma girava sui social network un comunicato che lo dava assente ancora per motivi, per dissidi con il sindaco e con la giunta, e ritengo siano corretti e veritieri alla luce anche di quanto è successo la volta scorsa. Quindi vedo questo comportamento poco rispettoso nei confronti di chi vi ha votato anche, e soprattutto di tutti i cittadini lignaghesi che voi dovreste rappresentare come maggioranza. Quindi io chiedo cortesemente che vi mettiate in ordine, se così si può dire, anche se la vedo francamente abbastanza dura e difficoltosa la cosa. Uscirò anch'io dall'aula, anche se non è una cosa che faccio spesso, perché ritengo che si debba dare un segnale, e lo si debba dare soprattutto chi vi ha votato, i cittadini lignaghesi, perché è giusto che sappiano che in commissione il numero legale è garantito sempre dai consiglieri di minoranza. I consiglieri di minoranza partecipano sempre, ci sono sempre, a differenza dei consiglieri di maggioranza. Quindi se il problema è lavorativo, penso sia dei consiglieri di maggioranza che di minoranza. Non ritengo corretto, anche l'ultima volta, la volta scorsa non siamo andati via perché giustamente vogliamo che i lavori proseguano, però ritengo scandaloso che la maggioranza nelle commissioni sia garantita sempre dai consiglieri di minoranza. Quindi per questo io me ne esco, non voterò, appunto per dare un segnale alla cittadinanza. Grazie. Parola al consigliere Luca Gardinale. Grazie Presidente. Sono dell'avviso quasi uguale a quello dei miei colleghi che hanno appena parlato. Dico quasi uguale perché, visto che sono in consiglio, non esco dall'emiciclo, voterò no. Voterò no, non tanto perché non creda nelle capacità dei colleghi che andranno a sostituire i loro predecessori, pur essendo il fatto che non ho mai fatto segreto della stima che nutro nei confronti del collega Porfido, e al quale comunque do la mia solidarietà per quante vicissitudini ci siano in questo periodo, ma proprio per il fatto che il segnale negativo è quello che continuate a dare alla collettività lignaghese, che in un periodo come questo invece avrebbe bisogno di estrema forza e di estrema presenza. Non voglio di certo farmi bello, non voglio di certo farmi pubblicità, però non è un segreto per nessuno dei consiglieri, maggioranza e minoranza, che per me anche questa sia una giornata nella quale effettivamente non posso andare al lavoro perché ho degli obblighi verso gli elettori, ho degli obblighi verso i miei cittadini e pertanto sono qui a fare l'amministratore così come il mio mandato richiede. Ecco, non parlo di senso di responsabilità, voglio solamente dire che le difficoltà lavorative e professionali, di vita privata, ce le abbiamo tutti, però purtroppo c'è chi queste cose le vede in maniera diversa e mi dispiace che proprio chi le vede in maniera diversa sia dalla parte dell'amministrazione. Grazie. Parola al consigliere Loris Bisighin. Sì, grazie Presidente. Alcune considerazioni. Relativamente a queste dimissioni, che non vado a ripetermi quello che hanno detto i colleghi che mi associo, volevo dire anche una cosa. Il collega Falduto
ci dice che noi presentiamo degli ordini del giorno che non sono presentabili, che non sono idonei per convocare il Consiglio Comunale, ma da che pulpito viene la predica? Che nelle commissioni consigliari non c'è mai un numero legale, dobbiamo noi mantenere il numero legale. Poi per la trasparenza e la democrazia non è mai successo, da mia memoria, che nessun presidente delle commissioni sia stato assegnato alla minoranza. Gli orari scegliete i più disparati per conciliare le vostre cose senza tener conto degli altri. E voi parlate di democrazia, di partecipazione? È meglio che vi vergognate a fare queste cose qua. L'ultima volta c'erano 3 consiglieri, quindi vado a leggere, sì, e poi che la Mantovani dice ma sostituisco io quella, ma cosa sostituisci? Deve essere eletta prima in consiglio comunale, cosa vuoi sostituire? Non è mica le assenze che va a sostituire un consigliere che non è nella commissione, partecipa ma a titolo personale, non di sostituzione. E poi vado a leggere quello che ha detto le dimissioni del collega Porfido, che questa sera non c'è, e io non so se non c'è a livello personale o a livello di UPL, perché il 50% c'è e il 50% non c'è. Ma perché questo? Perché lui è differente dall'altro, la pensi in modo diverso? Perché lui è assessore e l'altro è consigliere comunale? Allora, siccome non è stata una questione personale ma una questione di UPL, o rispettate gli accordi dell'UPL oppure si devono andare via tutti e due, o rientrano tutti e due. Ma questa cosa non va bene, perché non è una questione personale con Porfido, è una questione di alleanze, o ci sono o non ci sono entrambi, a mio avviso. Per quello che riguarda poi il discorso di Porfido, dice per come intendo la politica non ritengo giusto occupare attualmente questi ruoli se non posso essere presente al 100%, come si doveva fare a causa dei miei impegni lavorativi, non potendo concordare un orario, un giorno prestabilito da mantenere e conciliare con le mie esigenze lavorative, ci devo rientrare al posto e chi potrà sicuramente essere più presente di me all'interno del meccanismo di commissione. Questo è un auspicio che ci sia anche per gli altri, e con democrazia di concordare. Perciò quello che avete fatto tutti adesso non l'avete fatto, e quindi come segno di protesta io esco pure dall'aula. Votate voi che meglio credete. Parola al consigliere Federico Castelletto. Allora, all'inizio del vostro mandato avete in sede di commissioni lanciato un boomerang. Adesso questo boomerang vi sta ritornando addosso. Perché è vero, e sottoscrivo tutto quello che hanno detto in precedenza qua i consiglieri di minoranza. Abbiamo assistito a commissioni convocate in orari più disparati possibili, 8:30 della mattina, 14:30 del pomeriggio, 12, 17:30 e sempre, ripeto e sottolineo, sempre per assecondare le esigenze lavorative, più che legittime, della maggioranza. Le esigenze lavorative della minoranza non sono mai state considerate e ve l'abbiamo sottolineato più volte. Riprova ulteriore la convocazione dei consigli comunali, spesso e volentieri consuetudine di convocarli di venerdì, addirittura siamo arrivati a convocazione di sabato, l'8 agosto 2014. Io per provocarvi avevo detto a questo punto convochiamo i consigli comunali di domenica mattina. Ah ma no, ma c'è la messa. L'ultima volta sostituzioni, qualcuno ha detto sostituisco io consigliere, sono mica amministrazioni del condominio con le deleghe, no.
Nel 2014 sono state fatte delle elezioni, vi siete candidati, avete assunto un obbligo, ma oltretutto potevate fare a meno di candidarvi se avevate problemi di lavoro. Si fa a meno di candidarsi. Se ci sono tutti questi problemi di lavoro, si lascia il posto ad altri che ne hanno meno probabilmente. E quindi stasera, per l'ennesima volta, assistiamo, questo è il teatrino, non quello che facevamo prima, questo è un teatrino. Sì, sì, vabbè. Io non interrompo mai. Questo è il teatrino che state facendo e lo spettacolo che state dando. E come ha detto la Mantovani, giudicheranno gli elettori. Dichiarazioni di voto. Vuoi anche la dichiarazione di voto? Voto no. Rimango nell'emiciclo ma voto no. Perfetto. Facciamo l'appello, sì. Chiudiamo l'appello. La giovane vedetta. Non più giovane vedetta. La giovane vedetta. Dichiaro aperta la votazione. Presidente possibile sono felice adesso. Presidente, sì. Chiedo l'invalidazione delle operazioni del voto perché non è stato nominato il sostituto di minoranza degli scrutatori. Prego gli scrutatori di maggioranza. Venite a scrutare. È un'invalidità formale, però c'è. Signore, come
Questa che è ripresa? Anche questa. Ma è il consigliere regionale? Dani, cosa hai detto allora? Palle? Che è il consigliere regionale? Sì, questa è mai vinto, mai visto le due anche. Tanto tempo perché non c'è mai acculturato. Non c'è mai accorra. È quello che ha sostituito. Finisce sto discorso. Serviva a finire prima per quello che ha votato. Ma lì, guarda, ne sono solo. Piacere, spero che viene che capisca, perché sennò sempre che i mezzi sono i risultati, sono i risultati, su tutti i deboli della vita, perché la vita talmente sfacciata che anche quando li vedi però non so questa scuola adesso invece come si è il numero di differenze perché adesso mi dà che fate 2 anni i 12 contro con niente, contro niente, forse sta i 12 contro 10 10 sì, 10 voti favorevoli, 2 contrari, quindi approvate. L'immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Vota l'immediata. no, mi deve rifare l'orologio con il cappello. Non è che devi no? Visto che non ho accettato no, ci sono quelli sulla casa, a meno che non abbastanza no. Esco? No, io sto fuori. Cosa devo votare? Immediata eseguibilità. Chiaro, chiusa la votazione. Presenti 11, favorevoli 10, contrari 1, esito approvato. Castelletto non era al momento della votazione. Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, componente tributo per la gestione dei rifiuti tari, modifica. Facciamo prima l'appello. Potete per favore proseguire con l'appello e premere i pulsanti?
metà del lavoro. Aspettavamo te. Chi è che manca? Allora è che l'avete tutto pubblico. Ho detto dissidenti, Ma sei il consiglio comunale? Oggi sono iscritti. Ma neanche il consigliere comunale? Almeno mi vede il mondo internazionale. Scusa l'autoboni che comunque manca una persona che deve vedere. Te riprendi. Voto che entra lì. Chi manca? Ma sei sempre veloce per non Che entra lì. È un stagione, non credo. Mamma, che per un appuntamento, guarda. Autoboni? Autoboni? No, è andato fuori. Chiaro chiuso l'appello. E proseguiamo con il punto regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale componente tributo per la gestione dei rifiuti tari, modifica, relazione all'assessore Simone Pernechele. Allora, regolamento per la disciplina del... Sono 8 non c'è il numero legale? Sì, 8 c'è il numero legale. No, 8. Già sei 9? No. Mettati uno? No. Sì? La metà è escluso sindaco. Sì? Sicuro? Sì. Sicuro? Sì. Andare sempre, Attento se non te sgavi sta Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, componente tributo per la gestione dei rifiuti tari, modifica. Leggo tutto o vado al deliberato? Deliberato per me. Grazie. Allora, delibera di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, componente tributo per la gestione dei rifiuti tari, approvato con deliberazione consigliare 8 agosto 2014, numero 31, come segue. Articolo 14, agevolazioni e riduzioni per utenze domestiche. Il comma 4 bis viene così modificato. Alla fine del comma viene inserito il seguente periodo. Per le annualità successive la riduzione, se confermata, sarà applicata d'ufficio, ma resta l'obbligo dell'utente di presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di imposizione il modello ISE in corso di validità. Inoltre viene aggiunto il seguente comma 4 ter. Le persone alle quali l'autorità competente ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi 118 del 71, 18 dell'80, 508 dell'88 e 509 del 1988 non saranno considerate tra gli occupanti ai fini del calcolo della Tari. Per usufruire di tale esenzione l'utente dovrà presentare richiesta al gestore, fatta comunque salva la possibilità che i nominativi dei soggetti aventi diritto siano acquisiti d'ufficio dal comune e trasmessi al gestore. Articolo 15, riduzione per utenze non domestiche. Il comma 1 bis viene così modificato. L'ultimo periodo viene abrogato e sostituito dal seguente. Lo sgravio che spetta per il solo anno di avvio delle attività sarà applicato d'ufficio all'atto dell'iscrizione, purché effettuata entro i termini previsti dal successivo articolo 16 del presente regolamento o comunque entro l'anno di riferimento del tributo. Sostanzialmente ecco, ci sono delle modifiche per quanto riguarda la parte dei cittadini, come è scritto nel deliberato. Chi aveva già fatto richiesta di riduzione dell'anno scorso viene praticamente presa di ufficio e confermata, e chi invece non ha presentato la domanda l'anno scorso deve comunque fare regolarmente la propria domanda. L'ISE per avere la riduzione è aumentato da 8.000 a 10.000 euro, e chi ha l'invalidità come leggevo prima al 100% viene esentato ai fini del conteggio come persona fisica nel nucleo familiare, e invece per tutto quello che riguarda
la parte delle attività commerciali, c'è una riduzione del 30% per il primo anno di insediamento di nuove attività. Queste sono le modifiche che abbiamo apportato al regolamento. Se ci sono interventi, prego consigliere Castelletto. Consigliere Biseghi. Ho visto che stavo per prendere. Sì, grazie Presidente. Voglio dire che l'assessore è stato chiarissimo nella sua esposizione, però noi volevamo farci propositivi e proporre un emendamento, e spiego la motivazione. Un emendamento che riguarda le attività presenti che però sono in difficoltà, cioè ben venga che le nuove attività che hanno il coraggio di iniziare l'attività dare uno sgravio, questo e anche di più, per incentivarle a fare nuovo ossigeno commerciale, industriale nella nostra realtà, ma ci sono di fatto delle realtà che sono agonizzanti, vuoi per alcune questioni di affitti, vuoi per altre questioni di delocalizzazioni, della mancanza di arterie o altre cose. Di fatto nella nostra città ci sono delle situazioni agonizzanti, quindi noi vogliamo proporre un emendamento, un 1 bis in pratica, dove diciamo che impegna l'amministrazione a valutare sgravi per imprese e professionisti in difficoltà economica. Ecco, praticamente sulla tariffa, sul tributo rifiuti della Tari. Questo qua è per dopo, sì, per la gestione dei rifiuti della Tari. Allora, questo è indeterminato, io non ho posto un numero, un 1%, un 2%, è un impegno da parte dell'amministrazione, se ci crede per le attività esistenti, di impegnarsi a valutare se esiste la possibilità di cavalcare questo cavallo. Appositamente non abbiamo detto di togliere l'1%, il 2%, il 3%, ma di togliere qualcosa che si potrà, 0,1, 1, 10, quello che può essere fatto. Se invece l'amministrazione ha intenzione di porre la sua attenzione solo per le attività nuove, questo ovviamente lo boccerete. Lo firmo, non so se volete firmare anche voi. Grazie. Grazie a te. Ci possiamo ritirare 5 minuti in capigruppo? Discutiamo? Discutete 5 minuti? Discutiamo in capigruppo, discutete. Era per non vincolarvi con una percentuale già oggi, no? Insomma, secondo me è un dibattito, se eventualmente ci concedete 5 minuti per valutarlo in capigruppo e poi si trovare la formula. Bene, quindi sospendo un attimo temporaneamente il consiglio con il capigruppo. Prima di sospendere, no, era perché era proprio in merito a questo emendamento, no? Io volevo proporre un altro emendamento, quindi un'eventuale riduzione per single, vedove, vedovi e eventualmente coppie giovani entro 35 anni. Se lo ritenete, in questi 5 minuti discutiamo la piccola se si può. Va bene. Ce l'hai scritto? Eventualmente lo scriviamo di così, la proposta di ragionamento dobbiamo dare. Numeri per capire in avanti mia quante chiede da dare io dove viene anche non sono scritti vero? E in ogni caso perché era eventualmente da scrivere assieme se fosse già presentato perché mettete in gestione 50.000 euro bastano qua per un importo massimo di 50.000 euro e metti lì scusa metto le nuove aziende perché mie
100 euro. Cosa facciamo? Se mettiamo una quota misera, 1000 euro, per una quota massima di 1000 euro, fatto significativo. Vabbè, ma se segmenta da qua? Perché cioè, è stata presa una decisione di là, non so se siamo tutti d'accordo, andiamo avanti, procediamo. Allora, questi dovrebbero essere i due emendamenti che abbiamo accorpato insieme, quello del consigliere Visighin e quello del consigliere Gardinale. Non schiaccia. Stiamo facendo l'appello. Allora torniamo indietro. No, si poteva su questo. Di avere difficoltà come una aprono nuova sono sì, perché sono tutti in difficoltà. Avete pulsante di livello. Ah, regolamento. Ah, regolamento dei non che veniva portato a casa. È quel bello dopo è particolare. Mi pensavo che avessi usato lì. Se non accetto. Grazie. Chiudiamo l'appello. Sì. Un'amministrazione deve farlo lei un progetto di aiuto di un'amministrazione in momenti di crisi come questi che deve essere in difficoltà. Va bene, do la parola al vice sindaco. Allora, ci siamo riuniti di là e si era arrivati ad un accordo di questo tipo, elenco quello che è stato, quello che ci siamo detti di là. C'era una proposta di un emendamento del consigliere Loris Visighin e un'altra del consigliere, che non ce l'ho quella di Loris Visighin, comunque è in giro, e un'altra del consigliere Gardinale. Siccome che dal punto di vista tecnico noi non possiamo, questa sera non si riesce a fare un'istruttoria perché bisogna fare dei calcoli e diventa complicato, pur condividendone il senso delle due proposte, si era deciso di far ritirare gli emendamenti e impegnarci, io per primo, a discutere tra di noi e fare anche delle verifiche tecniche sotto il punto di vista del bilancio e eventualmente proporre un ordine del giorno congiunto con voi. Ecco, c'è anche il problema del bilancio, si diceva, quindi bisogna anche valutare se il bilancio resta fisso al 30 di aprile oppure se viene spostato in avanti, e questo ci permetterebbe di lavorare a questa modifica che, ripeto, la conferenza dei capigruppo condivide come contenuto. Quindi possiamo procedere in questa direzione o dobbiamo mettere ai voti i due emendamenti? Procediamo, quindi li ho ritirati. Consigliere Luca Cardinale. Grazie Presidente. Ecco, volevo ringraziare il Vice Sindaco e l'amministrazione per l'apertura fatta nel senso dell'emendamento che ho proposto, anche se non fosse possibile inserire in questo bilancio del 2016 comunque bensì ci fosse quantomeno un impegno di valutazione per l'anno prossimo, sarebbe comunque un grande tesoro riuscire a far risparmiare qualcosa a qualcuno dei nostri cittadini e, come invece proposto dall'emendamento del collega Visighin, anche a qualcuna delle nostre imprese. Quindi grazie, quindi come da accordi voterò favorevolmente questo ordine del giorno in attesa appunto delle valutazioni postume. Grazie ancora. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io metterei in votazione. Mettiamo in votazione.
No, guarda, era comparso il mio nome. Scusami, ma... Così meglio. Non è fatto... Faccio fare? Tutte e due, sistemi di Loris. Perfetto, chiudiamo quindi le votazioni. Questa qua viene da Whisky. Mi te lo ridattando, papà. Per fare l'estensione. Questa qua. No. Visto che non ritornavo proprio al microfono. E lui non ha sentito, e la via subito. No, la via subito. Quando ho visto che era del cosa che ha detto? Favorevoli 10, contrari 0, iscritti 4, esito approvato. Proseguiamo col successivo. Posta unica comunale IUC, approvazione piano finanziario, tariffe della componente tributo per la gestione dei rifiuti tari anno 2016, relaziona l'assessore Claudio Marconi. la IUC. Non sono in quell'elenco, penso Allora, posta unica comunale delibera di approvare il piano finanziario per l'anno 2016 relativo alla gestione dei rifiuti urbani, nonché i costi di servizio legati alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, di approvare l'impianto tariffario del tributo per la gestione dei rifiuti tali per l'anno 2016 allegato alla presente deliberazione, di avvalersi per la riscossione della Tari della SIVE, Servizi Intercomunali Verona Pianura, e di trasmettere a norma dell'articolo 13,5 la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Dipartimento delle Finanze. Allora, sostanzialmente sono state mantenute, come già espresso nella delibera precedente, le agevolazioni introdotte nell'anno 2015 ed è stato introdotto questa cosa che io volevo sottolineare, che è l'esenzione anche per venire incontro a una richiesta che era stata fatta da un consigliere che oggi non è più presente tra di noi, perché si è dimesso, che è di Vigo, non mi ricordo mai come si chiama, Sandrini, che nella prima approvazione aveva citato il tema della disabilità, che peraltro anche quando era l'amministrazione Gandini riceveva una serie di agevolazioni, e quindi insomma è un tema importante che va quantomeno da consegnare. E le tariffe, che è la cosa che interessa di più a tutti i cittadini, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, non sono aumentate, quindi sono uguali a quelle che erano lo scorso anno. Sono stati diminuiti, no? Parola al consigliere Castelletto Federico. Fa piacere che le tariffe non siano aumentate, però come avevate promesso in campagna elettorale che le diminuivate, anche quest'anno non sono diminuite, e questo fa meno piacere alla cittadinanza legnaghese. Purtroppo questa è la dura realtà. Tante promesse di diminuire le tasse, ma nessuno sforzo per farlo quando si è al governo dell'amministrazione, e questo purtroppo dispiace.
ma come volevasi dimostrare erano solo ed esclusivamente promesse meramente elettorali, come è abitudine del vostro gruppo Fare. Il gruppo Fare di Tosi. No, il gruppo Fare dei Tosi. E il gruppo del PD, anche il gruppo PD Renzi che sta governando questo paese, purtroppo. Questa è la realtà. Non si è fatto il minimo sforzo per diminuirle, ma non a una categoria specifica, a tutti quanti, perché alla fine è molto più difficile andare a cercare il sistema per diminuirle, e comunque le possibilità c'erano, però gli interessi che prevalgono sono quelli di mantenere le entrate immutate. Se non ci sono altri interventi, parola al consigliere Loris Biseghin. Ma volevo chiedere un chiarimento all'assessore Marconi relativamente a questa delibera. In particolare a Legnago, volevo sottolineare questo, nel 2015 noi abbiamo una quota assestata di rifiuti di circa il 71%, che è stata confermata più o meno nel 2016. L'obiettivo nel 2020 è arrivare al raggiungimento del 76%. Cosa intende fare l'assessorato competente per ridurre tale percentuale? La media per i consumi di Verona, i comuni di Verona, scusate, la media per i comuni del Verona Sud nel 2014 era 72,9 e nei vari comuni della bassa veronese hanno raggiunto tale obiettivo. Parliamo di omogeneità del territorio. Un'altra cosa che volevo chiedere all'assessore è questo: nel calcolo tariffario si sono imputati costi fissi variabili per le utenze domestiche al 50,65%, cioè dei costi di gestione il 50,65% è stato attribuito alle utenze domestiche. Per le non domestiche il completamento al 100%, cioè il 49,35%. Ma se noi guardiamo nel prospetto dei metri quadrati, vorrei capire il criterio con cui è stato attribuito. In sostanza, il totale delle superfici tassate sono 2.203.854. Il totale delle superfici domestiche rappresentano il 64% delle superfici totali, mentre le non domestiche il 36%. Quindi volevo capire perché c'è questa differenza di applicazione e quale criterio è stato adottato per l'aliquota. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Ok. Contro replica, scusate. Da risposta, assessor Marconi. Allora, insomma, sulla prima affermazione del consigliere Castelletto mi permetto di essere di diversa opinione, perché dal mandato dal 2014 ad oggi e soprattutto nel primo anno che è il bilancio 2014 le tasse sono state diminuite sui capannoni per un totale di 140.000 euro annui, e anche quest'anno, come avete appena avuto modo di vedere, c'è stata una diminuzione sia pure
limitata per alcune categorie, l'anno scorso per quanto riguarda le nuove attività e quest'anno anche per quanto riguarda le persone con disabilità. Certo, una diminuzione delle tasse ha a che fare con aspetti che non sono così semplici vista la diminuzione delle entrate, però credo che da questo punto di vista una parte delle promesse sono state mantenute, peraltro non le abbiamo aumentate, che è già qualcosa di positivo. E per quanto riguarda l'osservazione del consigliere Bisighi, allora intanto siamo a Legnago e è vero che nei comuni limitrofi ci sono comuni che sono tutti più piccoli di Legnago, dove hanno raggiunto percentuali di differenziata anche superiore alla nostra. Ma se noi andiamo a vedere comuni di analoga dimensione come Legnago, vediamo che più o meno, cioè più aumenta il numero di abitanti e più difficile è mantenere un livello di differenziata superiore al 65, 66, al 70%. Perché? Perché aumenta la complessità sociale e quindi si riesce con fatica a starci dentro. Quali sono le azioni? Allora, proprio recentemente, anche per cercare di capire quali possono essere le azioni migliori, ho trascorso i 3 giorni prima di Pasqua a Capannori, dove c'è il centro ricerche Zero Waste, che si propone di arrivare idealmente ai rifiuti zero, che non vuol dire non produzione di rifiuti, ma di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti. E credo che uno dei passaggi che venivano indicati dalle varie relazioni che c'erano lì e che applicheremo anche a Legnago, come ho detto anche prima, sarà il tema della raccolta puntuale. Un'altra azione che abbiamo intenzione di fare è quella, nel momento in cui andremo a fare la raccolta puntuale, di fare di nuovo in tutti i quartieri una campagna informativa a tappeto sul problema della corretta differenziazione, che spesso è come qualche cosa che ci si dimentica di fare e non si fa come si dovrebbe fare, e anche questo è un altro tema che dovrà essere affrontato, perché la differenziata si ha l'aumento con una collaborazione dei cittadini. L'altro tema, ma chiaramente faccio solo un esempio, a Legnago abbiamo trovato i dati qui anche lo spassamento stradale. È chiaro che lo spassamento stradale va a contribuire nella diminuzione della percentuale di differenziata, perché è così, cioè un comune come Isola Rissa, non avendo spassamento stradale, fa presto arrivare all'80%. Se Legnago non avesse lo spassamento stradale ci saremmo già anche noi al 70%. Quindi questo sempre per dire come è legato anche all'aspetto urbanistico. Un'altra cosa che abbiamo in mente di fare, quindi oltre alla raccolta puntuale, oltre anche alla informazione e al coinvolgimento dei cittadini, è di studiare forme più efficaci contro l'abbandono dei rifiuti, che è un tema su cui vedete anche i dati riportati sulla relazione, una roba impressionante, quanti copertoni, quante cose la gente lascia in giro per la città. Qua, come tutte le cose, non c'è una bacchetta magica per la riduzione dell'abbandono dei rifiuti. Ci sono una serie di azioni che debbono essere fatte. Sicuramente dei luoghi sensibili, aumentare anche il livello di sorveglianza, ma anche la partecipazione diretta dei cittadini, come stiamo cercando di fare attraverso quel progetto che abbiamo partito in piccolo nella via Frattini, che sta funzionando e che un po' alla volta lo estenderemo anche a tutti i quartieri, in modo tale che ci sia, diciamo così, quasi una sorveglianza attiva del territorio. Ecco, io credo che attraverso queste azioni noi ci arriveremo anche prima della fine del mandato al 76%. Riguardo all'altro tema, è chiaro che c'è stata una scelta che è quella di privilegiare le utenze domestiche.
cioè il cittadino normale che paga le tasse e che deve pagare la tariffa dei rifiuti, rispetto a un discorso che è legato è stato un rapporto che è stato fatto a livello tecnico dalla SIVE, per cui l'azienda è evidente che paga come produttrice di rifiuti più di quello che paga il cittadino, è evidente, e questo rapporto è legato a questo che lei ha giustamente osservato nella cosa. È evidente che fare scelte dove tu vai a cercare di diminuire la tariffa dei rifiuti per quanto riguarda le aziende, o hai, voglio dire, una situazione, non lo so, faccio un esempio, se noi abbiamo un conferimento dei rifiuti a 80 euro a tonnellata, è chiaro che c'è una tariffa di un certo tipo. Se noi abbiamo un conferimento di rifiuti a 135 euro a tonnellata, ce n'è di un altro tipo. Il bacino di Rovigo ha una tariffa di conferimento di rifiuti di 80 euro a tonnellata, che sicuramente paga meno di tariffa, perché costa meno il conferimento. Noi nella nostra impianto integrato di Torretta abbiamo una tariffa di conferimento che attualmente è di 135, che vale per tutto il territorio. Un nuovo piano industriale che farà meno dei codici speciali, che si attesta sulle 62.500 tonnellate annue, prevede 120 euro a tonnellata, quindi prevediamo che questo possa anche dare dei margini per quanto riguarda la tariffa di conferimento dei rifiuti, e quindi probabilmente con quei margini potremo fare un ragionamento di redistribuzione. Scusami Claudio, se sai rispondere, dove trovo ridicola la divisione 49,35 una e 50,65, fai 50 e 50, tanto il rapporto delle aree è molto diverso. Sì, questi, dico la verità, sono conti che ha fatto l'ingegner Ruffo. Volevo capire se c'era la genesi di questi conti. Allora, io mi riservo di chiedere all'ingegner Ruffo, però a politica, diciamo così, è chiaro che l'orientamento è quello che ho descritto. Quello lo so, non capivo i centesimi. Ma quello mi riserverò, ecco, non spero di essere stato chiaro. Parola al consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente. Sì, beh, io chiaramente ho ascoltato un po' le parole un po' di tutti, il ragionamento però, al di là del fatto che poi giustamente, come ha detto precedentemente, il dato oggettivo è che comunque sì, non avete aumentato ma neanche avete abbassato la tariffa. Però facevo un ragionamento prima rispetto a quello che l'assessore Marconi diceva quando si parlava dell'interpellanza relativa alle strade, che insomma non sembrano più pulite francamente di prima, anzi sembrano più sporche, e lei faceva per ragionamento, quando il vento ha portato in giro i sacchetti, no? Che con i bidoni, con il mancato, diciamo, acquisto o fornitura di bidoni si erano risparmiati 160.000 euro, se non ricordo mai, per conferire il secco. Allora io dico, ma se avete fatto sto risparmio non c'era una possibilità magari di incidere sull'aliquota, di abbassare, di fare magari un minimo segnale, magari anche il risparmio è stato una mancata spesa per l'attività. Vabbè, se è una mancata spesa comunque no, i soldi meglio risparmiati sono quelli non spesi, dicono, in teoria da quel punto di vista, però diciamo effettivamente si poteva forse ragionare in un'altra maniera. Poi non vado a sindacare sull'indennità di accompagnamento, però sull'aspetto relativo a quel capitolo che avete modificato sulle aziende, nuove aziende, mi permetto però lì di fare una critica. Faccio una critica perché quella è un'occasione persa, cioè se a fronte di un provvedimento fatto l'anno scorso nessuna nuova ditta che ha aperto i battenti Legnaro ha usufruito di questo servizio, di questa detrazione, vuol dire che avete mancato in comunicazione, cioè vuol dire che non siete stati in grado di trasferire alle aziende, a chi apriva attività a Legnaro, che c'era questa possibilità. Quindi voi che vi fregiate di tutte le iniziative che fate, le puntate 2.0, che avete questa innovazione
di comunicazione dentro che non so neanche da dove la tirate fuori, e poi mancate su proprio una comunicazione basilare su un aspetto che francamente dovevate comunicarlo alle imprese più che aspettare la richiesta specifica magari di una ditta che neanche sapeva che c'era questo provvedimento. Qui cadete un po' nell'imbarazzo sostanzialmente. Infatti avete fatto questa modifica, però il dato oggettivo è che per un anno di questa agevolazione nessuno ha usufruito. Ecco, per questi aspetti francamente mi riservo di non votarlo positivamente questo regolamento. Grazie. Se non ci sono altri interventi, prima di parola al consigliere Luca Cardinale. Grazie Presidente. Ecco, questo provvedimento, tanto quanto un po' tutti gli altri che riassumono tasse, imposte e tributi, in effetti non hanno avuto degli innalzamenti, forse perché, a parte, lo sappiamo tutti, l'esigenza nella quale versano le casse comunali sarebbe quella di aumentare i gettiti all'interno delle stesse, ci sono anche delle normative che impongono il non rialzo delle stesse e in piccola parte dei cenni migliorativi come quello che abbiamo visto poc'anzi in merito al modulo ISEE dagli 8 ai 10.000 euro, e che non fa nient'altro che aumentare la soglia delle persone, quindi la quantità delle persone che possono avere qualche piccolo giovamento. Detto questo, difficile quindi dire che tutto vada bene, perché purtroppo la situazione degli italiani, versando in condizioni economiche sempre peggiori, ci ritrova ad avere probabilmente anche dei minori incassi dovuti alle forti difficoltà di soggetti ai quali 50 euro fanno comunque molta differenza, e anziché quindi versarli in imposte, tasse e tributi preferiscono comprarsi un po' di pane in più, magari un chilo di pasta asciutta. Quindi ormai l'italiano medio sta arrivando a questi livelli e certe considerazioni bisognerebbe farle. Per ottica imprenditoriale, la quale effettivamente è il mio, forse anche un po' un tallone da killer, perché sempre lì vado a battere, no, su quelle che sono le mie abitudini, forse sbagliando, ripeto. Io ritengo che quando ci siano delle difficoltà come queste, che oggettivamente stiamo attraversando non solo Legnano ma bensì su tutto il territorio nazionale, forse si debba fare mezzo passo indietro dicendo vabbè, se non ho la possibilità di prenderli tutti da tanti, magari ne prendo meno e comincio ad allargare un po' la forbice verso quindi i soggetti che possono permettersi comunque di pagare quanto dovuto o meglio richiestoci. Fatto questo piccolo appunto, mi permetto anche di dire che l'abbandono dei rifiuti e del decoro, come detto dall'assessore poco fa, è vero che tutto viene fatto, viene rimandato ad un senso civico che le persone, i nostri cittadini dovrebbero avere, però è anche vero che a volte risulta difficile il reperimento di quelli che potrebbero essere dei cestini, dei mezzi per smaltire i nostri rifiuti o anche dei posaceneri. L'esempio classico è quello del centro, nel quale effettivamente se qualcuno deve buttare via qualcosa, a volte rischia di avere anche la difficoltà di trovare qualcosa che possa contenere quel dato rifiuto. Il problema rifiuto comunque si sa che per generare meno rifiuti bisognerebbe mettere anche forse delle mani, come hanno già fatto dei paesi molto più virtuosi e lungimiranti del nostro, a quelle che sono le normative che riguardano il packaging, perché il rifiuto viene generato prevalentemente da quelli che sono gli imballi, i contenitori, mica contenitori, e l'Italia è uno dei primi paesi che ogni singolo oggetto viene confezionato in più confezioni, scusatemi il gioco di parole, e tutte queste cose generano dei rifiuti. Logico che tutto fa business, no? Però se il nostro sistema di vita è imperniato sull'abuso di un consumismo fatto apposta, fatto ad hoc, ricordo in tal senso determinate normative fatte dal governo precedente, le quali prima hanno vietato la produzione di sacchetti di plastica, poi a causa delle solite famosissime aziende con le quali il governo italiano collabora e le quali producono petrolio e campano sull'utilizzo del petrolio, fatalità poco dopo, a causa appunto degli ammanchi nei bilanci di queste produzioni e vendite degli stessi prodotti, hanno reintrodotto la norma che prevedeva dai, rifacciamo in maniera diversa le buste di plastica, ma ricominciate a farlo. Quindi è un po' il solito gioco di correre dietro non si sa bene a che cosa. Ecco,
Dicevamo quindi che le discariche cominciano a riempirsi di rifiuti, bisognerebbe controllare i rifiuti perché ne generiamo troppi, soprattutto del secco, però è un cane che si morde la coda perché tutti sappiamo che le discariche vivono soprattutto grazie ai grandi conferimenti che bisognerebbe fare nelle discariche, diversamente non riuscirebbero a sostentarsi. Discariche le quali, come abbiamo visto anche qualche mese addietro valutando determinati altri conteggi, devono vivere di rifiuto secco e forse alcune percentuali di rifiuto secco che a noi vengono imputate in una forse quantità più elevata rispetto ad altre realtà è dettata anche magari da qual tipo di rifiuto secco ci viene chiesto di sversare proprio come quella tipologia, quando invece magari potrebbe rientrare in qualcun altro. Con questo mi fermo nelle valutazioni e le lascio a voi, grazie. Se non ci sono altri interventi, passerei a dichiarazioni di voto. Avanti. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei quindi alla votazione. Quando lo rifacciamo non ditemi perché sono in corso con lavoro nuovo. Perfetto. Chiudiamo le votazioni. Vedremo fino. Presidente, vediamo fino Presidente, vediamo fino all'IRPAC dove dopo basta. Facciamo queste due. No, Le due del bilancio. dobbiamo fare anche la 10 perché cioè non farlo entro. Non vede fatto. Favorevoli 9, contrari 3, astenuti 2, esito approvato. Immediata eseguibilità. Chiaro chiusa votazione. Sono stanchi. Comincio ad essere tardi. La settimana pesa. La mia non finisce. Sono stato mercoledì. Domenica. Devi fare domenica. Domani da fare gazzetta. No, mentre che testa che la robi su lavorare tutto il giorno domenica. Attento che lo mettiamo veramente a domenica. Stai scherzando? Poi sei nata la merce. Inarrestabile. Favorevoli 9, contrari 4, astenuti 1. Provvedimento immediatamente eseguibile. Punto 8. Imposta unica comunale IUC, determinazione aliquota delle componenti imposta municipale propria, IMU e tributo sui servizi indivisibili TASI, conferma. Prego parola al vice sindaco Simone Pernecca. Allora, vado al dispositivo. Andiamo per letta. Bene. Qualcuno vuole intervenire? Posso? Sì, per guadagnare tempo, solo un chiarimento. Consigliere Loris Bisighin. Grazie. A fronte di un incasso nel 2015 di Tasi
pari a circa 2.046.000 euro e un incasso dallo Stato del Fondo di solidarietà di 838.000 euro, quindi un totale di 2.884.000. Lo Stato quest'anno non storna a euro 2.079.000 euro, quindi mancheranno 805.000 euro che lo Stato, governo Renzi, a togliere Ignago. Sullo Stato, quindi sul bilancio di previsione, è stato imputato questa mancanza di 805.000 euro? Grazie. Ci sono altri interventi? Non funziona. Infatti. Si è inchiodato il programma. Beh, ma va. È assonnato anche il programma. Stanco il programma. Stanco di sentire pensare. Facciamo l'appello. Perché ho fatto partire il programma. Manca una persona. Chi è che manca? Avete votato tutti? Chiaro, chiuso l'appello. Bisogna cancellare, ripartire da nuovo, quindi non devono usare presente. Risponde l'assessore Simone Pernacchera. Allora, mi sono consultato con la dirigente che la differenza era già stata calcolata e sono stati messi sotto forma di trasferimenti erariali, quindi sono presenti nel bilancio di previsione come trasferimenti erariali. L'importo quindi di 2 milioni. L'importo non è esatto la cifra più conosco, quindi, però io personalmente adesso non lo conosco, non ce l'ho qui sotto mano. Come fa a non essere quantificato l'importo? In che senso che non fa non essere Lei ha detto che non è stato quantificato l'importo. No, non ho detto questo. Non ho detto questo, io. Sì, ma non ho detto che non è stato quantificato, ho detto che non è esatto alla cifra. Rispondi pure tu dopo. Quando è stato predisposto il bilancio di previsione che è stato approvato dal progetto dalla Giunta, non c'erano ancora i trasferimenti, la comunicazione dei trasferimenti erariali, ma si sapeva che c'era già questa manovra di sostituzione della Tasi con un trasferimento erariale, quindi non c'è più la voce Tasi per intero come era uguale al 2015, ma c'è una quota di 77.000 euro in voce Tasi e il resto sotto forma di trasferimento erariale che è stato calcolato in modo molto con un criterio di invarianza di somma. Ma corrisponde a quanto? Allora, nel bilancio è stata messa la differenza tra i 2 milioni dell'anno scorso, 77.000, sotto forma di trasferimento erariale. Quindi invece dei 2.884 è stato messo 2.079.000? No, è stato messo 77.000. La Tasi sulla prima casa è stata abolita, quindi manca come gettito, è stata abolita la maggior parte dell'entrata e questa entrata qua è stata tolta nel bilancio di previsione dalla voce imposte e tasse ed è stata messa nella voce trasferimenti erariali per differenza. La
Sì, per differenza. Ma chi corrisponde a tutto? Corrisponde a questa cifra? Corrisponde a questa cifra qua o no? Quella che hanno comunicato? Sì, a quella corrisponde all'incasso dell'anno scorso, meno i 77.000, la differenza è stata messa nella voce trasferimenti erariali. Se ci sono altri interventi? 800.000 meno però. No, perché ci vengono dati dallo Stato. Lo Stato ha abolito la possibilità per il Comune di riscuotere l'introito della tassa sull'abitazione, ma ci dà dei trasferimenti erariali compensativi. 2.079.000 euro. Meno però. Come ce li dà in meno? Ce li trasferisce. Il Comune non ha una minore entrata da questa manovra. Non ha minore entrata? No, abbiamo fatto i calcoli, non abbiamo minori entrate. E sono spostata la voce in bilancio. No. Proseguiamo. Parola al consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente. Io faccio sia un intervento veloce e anche direttamente a dichiarazione di voto. Come intervento, ragionando anche qui sulla scorta di quanto detto per la delibera precedente, diciamo, passato un anno è cambiato l'assessore, però sostanzialmente non si abbassano le aliquote. È chiaro che la legge non vi consentiva fortunatamente di alzarle, però vi permetteva di abbassarle. Io come ogni anno ormai faccio un ragionamento sui fabbricati merce, cioè io ritengo che un settore già penalizzato, già in crisi come quello edile, non possa più permettersi di vedere tassati anche fabbricati che ha realizzato e non è riuscito né a affittare né a vendere. Questo lo ritengo un'ingiustizia, penso che avrebbe dovuto essere quantomeno modificata o limitata o diminuita l'aliquota, non è stato fatto. Tenete conto che già vengono gravate per l'occupazione del suolo pubblico e lo ritengo un provvedimento non corretto perché non tiene conto di un'esigenza di un comparto che francamente, soprattutto a Legnago, visto l'impasse ancora del PAD, si trova in grossa difficoltà. Grazie. Quindi lo voterò chiaramente sfavorevolmente. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, no. Se ci sono dichiarazioni di voto possiamo quindi passare alla votazione. Chiaro, chiusa la votazione? Dai, se così in fretta, appunto sì. No, dai. Di birra dove vuoi essere? Basta quando mi offri il caffè Castroso. Caffè. Solo caffè. Non è che dopo che si rifà, effettivamente solo caffè. Sul tardi dopo Marco ho preso fatto, basta mancare il bottone. Sul tardi devo dire che qualche bottiglia deve consumire metà. Favorevoli 9, contrari 5, astenuti 0, esito approvato. Immediata eseguibilità, apriamo la votazione. Devo fare, no? Immediato eseguibilità. No.
Dichiaro chiusa la votazione. Perché dopo va? Dei incarichi. Sì, sì. Giudico sugli incarichi. Sì, sì. Ha fatto l'emendamento. Favorevoli 9, contrari 5, provvedimento immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 9, addizionale comunale all'IRPEF anno 2016, conferma aliquote e soglie di esenzione. Relazione dell'assessore. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Votazione. Ok, dichiaro chiusa la votazione. Quando gli dai i voti immediato votare immediato Favorevoli 9, contrari 5, esito approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiaro chiusa la votazione. Per funzionamento dell'ente, medico del lavoro, completamento alla statale 10. Un'altra volta, però intanto non l'altro. Favorevoli 9, contrari 5, astenuti 0. Provvedimento immediatamente eseguibile. Approvazione programma per l'affidamento di incarichi di studio e ricerca, collaborazione e consulenza ai sensi dell'articolo 3,55 della legge 244/2007. Relazione sindaco Clara Scapin. Ecco, e quindi che non detto che siano conferiti, ma che sono solamente delle ipotesi di conferimenti. Se non ci sono interventi,
Parola al consigliere Raganà Maurizio. Volevo presentare un emendamento. In ultima pagina, al punto numero 3, dopo l'espletamento di una richiesta di offerta con pubblicazione, bando, avviso nel sito del comune di Legnano. Il punto 3, l'incarico viene dato dopo l'espletamento di una, prima di richiesta di offerta con pubblicazione, bando, avviso nel sito del comune di Legnano. L'ultima pagina è il punto 3. L'ultima pagina è il punto numero 3. È una questione di trasparenza. Posso intervenire? Velocemente. Parola al consigliere Loris Bisighi. Sostanzialmente l'emendamento era questo. Se ricordate, l'ultima volta che è stata portata questa delibera avevamo proposto un emendamento che è stato accettato, nel senso che prima veniva assegnato d'amblè da parte dell'ufficio tecnico, spesso o di giunta, veniva assegnato al tecnico XYZ che si voleva l'incarico. Io portai un emendamento dicendo: ma perché ne facciamo uno all'ufficio tecnico si tiene una lista di tecnici di fiducia dell'amministrazione, chiede 3 preventivi e vinca il migliore e gli si dà, in modo da avere un risparmio. Se qualcuno ha tempo e voglia dei consiglieri, si vada in ufficio tecnico a vedere che risparmio si è ottenuto grazie a questo emendamento. Un risparmio consistente. Io non so certi colleghi come possono fare, evidentemente sono strutturati in modo migliore rispetto degli altri. È una cosa che anch'io subisco così, non sono d'accordo sull'idea, però purtroppo il mondo sta girando così, e anche a livello internazionale si ottiene il miglior risultato al minor costo. Allora abbiamo detto, visto che abbiamo la banda larga a 850 bit o 25 byte, non lo so, a Legnago, visto che abbiamo la banda larga, mettiamola anche sul sito, mettiamo 3 di fiducia e mettiamola sul sito. Poi decidete voi se prenderlo, fate la media pesata, il minore, il migliore, il massimo risparmio, ma perché non dare possibilità a degli altri tecnici di concorrere? Se ricordate per esempio il bando che è stato fatto a quell'edificio di proprietà del comune dato alla casa di riposo, il mutuo soccorso, è stato fatto un bando che sono venuti dei tecnici di Brescia e hanno spiazzato tutti i tecnici locali con un prezzaccio, mi ricordo, da paura, però lì è stato fatto. Quindi perché non metterlo nel sito e avere questo concorso? Ci sono i concorsi internazionali, io capisco, poi avete sempre la deroga che qualora la giunta ritiene per motivi particolari di affidare al tecnico X, tipo quello che ha fatto Gandini quando doveva assegnare per esempio tutelare l'ente per l'autostrada, è andato da un avvocato di Firenze che era il migliore d'Italia per queste cose, o per altre considerazioni, siete liberi di poterlo fare, lo giustificate
a livello di giunta e il segretario, ma altrimenti quello dei passi normali lo mette nel sito. Se uno risponde, risponde, se non risponde, non risponde, se ci credete nella banda larga. Se invece abbiamo pochi bit, ci teniamo poche offerte. Spero di essere stato chiaro l'intenzione. Parola al consigliere Daniele Roberto. Sì, grazie Presidente. Io fondamentalmente per quanto riguarda l'emendamento sono anche favorevole, però diciamo, mi riallaccio a quanto poc'anzi detto da consigliere Bisighin, chiedendo per l'ennesima volta anche una maggiore attenzione verso i tecnici locali, tecnici ma liberi professionisti intesi come architetti, ingegneri, geometri, avvocati. Io, insomma, girando anche per le altre amministrazioni, vedo che se c'è un incarico fiduciario, chiaramente come diceva prima l'ingegnere Bisighin, ci sarà una terna o una cinquina di tecnici a cui chiedere un'offerta, però generalmente si tende, come si fa anche con le imprese, sempre chiaramente sui carichi fiduciari, quindi sotto soglia, si tende poi a agevolare o a chiamare, diciamo, tecnici di fiducia del posto. Ma perché questo? Per il semplice motivo che personalmente io ritengo, oltre a dare una mano in un periodo particolare di non tanto lavoro ai tecnici locali, anche perché ritengo che un tecnico locale, primo, in un progetto qualunque sia più in grado di capire le esigenze dell'amministrazione e anche della collettività, e secondo perché probabilmente anche è diciamo può più fare bella figura, sostanzialmente ci tiene di più a fare bella figura secondo me che non un tecnico che viene da fuori. Quindi auspico che d'ora in poi, vedendo che molte volte si danno incarichi a tecnici da fuori Legnago, che in questo contesto siamo più campanilistici, riallacciandomi ai ragionamenti di prima di tante altre amministrazioni, e tendiamo a dare incarichi a gente da Legnago, anche se siamo nel 2000, anche se siamo nel 2015, anche se magari vogliamo chiamarci Legnago 2.0, però in questo caso qua gradirei che quantomeno ci fosse più attenzione verso le realtà locali che comunque ci sono notevoli e sono professionisti capaci. Grazie. Se non ci sono altri interventi, parola al consigliere Giovanni Faldutto. Sì, grazie. No, giusto per capire, perché forse questa stanchezza non ho capito bene. Cioè mi sembra di capire che il consigliere Bisighin propone di fare un avviso pubblico, cioè consentire a tutti di partecipare attraverso la pubblicazione sul sito, quindi un superamento del fatto che si individuano 3 tecnici, mi sembra di capire così, un avviso pubblico. I 3 di fiducia poi lo estendono anche agli altri, perché potrebbero anche non rispondere per via telematica. Quindi i 3 li invitiamo, però questi 3 concorrono alla pari con altri che eventualmente partecipano da questo avviso pubblico. Poi l'intervento è invece completamente diverso, perché dice scusa, se fai un avviso pubblico fai partecipare tutto il mondo, come fai poi a... Io ho fatto un ragionamento sui carichi sotto soglia, fiduciari. Ah, quindi non c'entra niente col bar. No, non lo so, forse vale la pena approfondirlo questo aspetto in un momento di maggiore... Cosa? No, volevo capire. Sono 2 cose separate. Ah, ok, sono 2 cose separate. Quindi per quanto riguarda invece questo punto, non so. No, può darsi che sia anche valido, però credo che sia un argomento che debba essere approfondito e magari anche confrontandoci con i tecnici. Adesso mi sembra così all'1:10 di notte discutere questa cosa mi sembra un po'... La riprendiamo, è un argomento che possiamo riprendere. Io direi di sì, dai. Vediamo con i tecnici, allora ne discutiamo un po' di questo.
Proseguiamo con la discussione, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l'emendamento. No, ma se non lo ritirate. Ok, va bene allora. Sì, lo approfondiamo. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Detto che ritira il punto per la Sì, ma dichiarazione di voto comunque la devo fare io adesso per tutto, non per le... Ragazzi, Voi avete fatto la delibera, lui si intendeva l'emendamento. Io intendevo l'emendamento. No, l'emendamento. La delibera deve essere votata. La delibera deve essere votata. Allora votiamo l'emendamento. In nome della trasparenza. Si complicano le cose, diventano Resterebbero in 3 incaricati più la possibilità che il 10 altri dobbiamo analizzare il bando perché no? Tanto basta Chiaro, chiusa la votazione. Il capitolato resta 1, basta valutare la cifra. Non abbiamo i nostri 3. Buono. Allora faccia bravo, scorrendo. Torre Pisa sta cascando. Difficile da ragionare oggi. Torre Pisa è caduta. Io adesso vedo che il Panicento esce dal terzo medio. Vabbè, passiamo alla votazione adesso della delibera. Sì, trasparenza. Chiaro, chiusa la votazione. E la dichiarazione di voto? Ma dettagli? Siamo in democrazia. Ah, è democrazia. C'è saltare pari paro, la dichiarazione di voto. Se glielo chiedo perché noi non abbiamo sentito. La dichiarazione di voto paro nel passato. Chiaro, chiusa la votazione. Viva la trasparenza! È caduta la torre di Pisa, è uscito il baricentro dal terzo medio.